Ora sì, dovrei ora essere live, teoricamente. Ah. Oh. Ah, quello che beh, non massima. Lu. No, però posso immaginare. Mamma mia, meno 14 di over di totale. Lasciaci. Salve Johnny! Che vuoi? Diretto? Sì. Salve Johnny! Perché io ho visto quella puntata che ho questo in mente. Grazie.
Lu, Niente. lo sai che momento è anche? Cosa cannetta? A parte. Per fare un pantalone brownie. No, no, no. Ma È un qualcosa che probabilmente hai già fatto. sana. No, noi facciamo i caffè, noi siamo uomini. Pranzo. No, l'avevo già fatto. Venga. No, pensa a un qualcosa di pompabile. Ah. Dai, la passione umana. 2K Sports and the PGA Tour are thrilled to bring you the exciting season. Che tu l'hai già fatto sicuramente. Cup. Welcome back to Scottsdale, Ancora no. Arizona. It's time to bring you all the final round action of the WM Phoenix Open. Perciò non collegavi, capisco. It's great to have you with us. Our featured player is coming off a fine 5 under par round yesterday. Let's see what Perché? today has in store for him. Ah, no, neanche quello in realtà. Ah, e cosa? A Heroes, gli spacchetti che sta all'evento. Senza non ne ho spacchetti da fare. Ah no? Io ne ho 30 qualcosa. Ma che ha fatto sto boss? Non ho so Check di... in on the play, out at 15. Come era venuto qua? Non so vestito. Mamma mia. That is absolutely spot on. No, infatti. Absolutely spot on. È così. Well, I don't know about you, Rich, but I love this 15th hole at TPC at Scottsdale. Everyone's already focused on getting into the stadium hole. This one here, wow, what a shot you got in front of you. You feel like if you're in the fairway, I need to go for this second shot. Yeah, because going for the green, an island green on a par 5 is always worth it. Quello che piace a me ammazza. There's still a lot of danger up there, Luke. You got to be comfortable hitting a long iron or fairway wood into a pretty smallish green, it must be said. E poi uscire il secondo. Lay back, wedge it on with your third. Mi sembra un bel piano. Still a fair way away from the hole here. Oddio. Time to make a long putt. Deve piacere a voi, quindi sì. Che bella pesante. Fate più scommetto, io scommetto 6 bet che fate più strade di me che ho 90 plan. Ah, no, ancora Watch di this più. one break. Vabbè, dai. He's going to like the look of this one. That'll be inside the circle. Le of potenze friendship. era perfetta, era soltanto molto, It's just molto about 3 più feet away. Nice one. Fourth birdie of the day. Ah, Trailing quello. by 7. Quindi quello era per l'Eagle, potenzialmente, cazzo. Welcome to the 16th hole, the par 3. Something about 20,000 people getting Luca, su ready questa te la to dedico. give it to you one way or the other kind of gets your attention pretty quick, my La friend. buca che sta per fare. There's not much to it other than the fact that Non posso you guardare. know what the stakes are, whether you're going to get cheered or beered. Looks to have opted for the 8-iron. This will give Wow, reason it's for the a crowd to glass go sort of absolutely bonkers here. Putting for birdie. Mark it down, that's birdie number 5. Back-to-back birdies moving the right Mamma mia, oh, direction. there, ah Luke. no, beh, ha fatto due And punti. currently sitting at an impressive 16 under Yes. for the tournament. Always like to see your name moving up the leaderboard. Never a bad thing. Well, here we go, Rich. We're at the penultimate hole, the 17th. If you're going to take out a driver, be mindful. The fairway does canter from right to left, so the golf ball could kick in that water hazard. Bailing out to the right, there's no shame in that. You always have an opportunity to get it up and down for the birdie. Oh, that's a big-time play, Rich. Finding the green on a par 4 off the tee. You love to see it. Oh, loving seeing that aggressive play there, Luke. Great drive.
Penny, take us through the break on this putt. Yeah, it's hard to even stand straight on this slope. Big right to left break. And this putt is for birdie 3 on the scorecard. He's looking to hold this to tie with Will Zalatoris. Asking this one to come a long way from the right side. And this one is for his par. It never feels nice. A 3-putt par here. And that'll see him remain in the same spot on the leaderboard. Welcome to the par 4 18th. That's a big drive. And what are we looking at here, Henny? And from about 105 yards. Well, that'll work. Up on the dance floor. Could have been worse. Oh, this putt would be a good one to hold for a round of 68. What are we looking at for this putt, Henny? Setting up this putt 17 feet from the cup. And that will do it for this player today. Guardi. Dobbiamo fare la prova. Capito? Ah, ecco. Ah, andiamo a sé. Sì. Sì. Di 2? And as we recap all our rivalry results, it's a big thank you to Henny Koyak for bringing us all the action from this group today. Oh, it was an absolute pleasure to be able to follow the action today, Luke. Well, another great day of action here at 2K Sports. On behalf of Rich B and the entire hard-working folks and team here, I'm Luke Elvey. We look forward to your company next time. Non ha morto Chuck Norris. Pass. Hai sentito lui? Dimmi. Ha detto Marco, ora ne dobbiamo fare 2. Io avrei pensato. Famosissimo per essere un fattone, Chuck Norris. No, però hai capito, cioè l'emblema del macismo, dell'essere alfa, hai capito che fa un alfa non si fuma, Quello sì. Ma quindi ascolta Marco, cioè nel senso la tua interpretazione dei fatti è letteralmente quella degli sceneggiatori di Boris. Oggi Luigi Pirandella avrebbe compiuto 119 anni. Sì, noi per queste cose ci fermiamo, sì, esatto. Esatto. Sì. Tutti! Sì, no, abbiamo sbloccato dei perk per il tuo. Per Gianni. Sì, dai, ma fermo. Maple Leaf Dot.
settings. Yes. Pure le ragazzi. Sì, abbiamo appena bussato. Abbiamo appena aspettato sta maglia pure. No, vabbè, maglia Nike bianca, sì. Ci destra, non parla di Capusino. Capusino. Ah. Sì. Lo stai? Veramente poco belga da parte sua. Perché? Qua abbiamo delle evoluzioni disponibili. Cazzo. E non applicato al video. Buono. Andiamo. Quanti? No, dico quanti pezzi ne abbiamo. Vabbè, però ne ha preso tipo uno per set. Non ho giocato, stazio vedo importante. Però sì. 1500 grammi per me. E non sono iniziato. Siamo ancora più 300 blind. Iniziato un'ora fa. Mezz'ora fa, 40 minuti. Bounty Dream Obscure. Ah, ecco. Bello. Ma te lo danno 20 euro. Dove mi ma Forse usciamo, forse non lo so. Non posso. e perché ti va chiusi in casa? No. Sì. Hai detto? Ho detto sì. Vabbè, lascia questo, donna. Che abbiamo appena messo il consumabile. Ah, quello però c'è lo spin di default. Giudicare da quello sono sportato. Ragazzi. Adesso per recovery, no, questo è scoperto. Abbiamo anche da scappare qualcosina. Sì, tutto un po'. Esatto, del fastidio che ci sta prendendo.
20 tiri devi fare 11. Oggi è proprio quello. Rapidissimo. Molto, molto. Luca? No, pochissimo. Molto su. Molto di più ancora. Ah, è tua madre. È abbastanza piatto. Il buchetta. Abbastanza. No. Vaffanculo. Scandaloso non ti dia più punti per non ce la faccio. Ma tanto che arrivaccio. Paio, non so. Vabbè,
No, è fattibilissimo. 7 punti. Poi 96. Dai, no. È un po' per schifo. Vabbè. No, sì. Dove Fernando? Diventa un ottimo ballerino. Allora. Dov'è? Eu. Sì. Ecco. Ah, questo era dritto. Questo era dritto che c'era tipo 83 se non sbaglio. Sì. Ok. No. Questo era a sinistra, deve dire diciamo 85. Allora questo è 82. Cristo. Sono ancora in tempo. Uff. Lo fatto andare di prima. Dopo. Quel brivido. E cosa? Quasi. Sì, secondo me è fritto. Una simulazione. Ah, non ho diminuito la tua. Non c'ho.
lo sponsor quello. Uno di Bresciano ce l'ho dentro. Maxiamo lo sponsor. Ah, vabbè. Là. Olè. Verso di là. No, no, no. Madonna. Sì, sì, questo è lui. Questo è lui che va nella sabbia. Questo va diretto nella sabbia invece. Ah, però molto lungo. Là. Spero di sì. Ti prego. No, più che altro è da dare lo spin con la mazza. Sì. Credo. Perché caricare molto. Me. Big O. Però nel green un paio di volte ci sono arrivato. Cioè, non in quello che contate voi come green, però era green. Cioè, guarda, è green però. Ah, mi ha notato come green? Ah, Sì, sì, ma il green sì. Sabbia. Sabbia. No. Oddio, Spider-Man. Lo sai che questa non è male? Ah, no, non è vero, non ho toccato la sabbia. Non è vero. Quello yard in più. Eh, troppo forse. Vabbè, è nel green. Madonna. Ah. Scusa, ma sei capito?
No, non c'è. Dici? Vabbè, bro. Dai, 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 dai. Aspetta, riproviamo un attimo. Ok, calmo. Qua Bridgestone bisogna trattarla bene. Fermati. Finché passi dietro. Sì, sì. No, no, no. Sì, 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 porco oddio. Già. Troppo poco. Già, bunker. È ancora bunker. Oh yes. Troppo. Mo entra sola. Così. Faceva tipo Homer quando faceva la partita perfetta a bowling e esplodevano i birilli, vedi? Era uguale tutto. Qua deve girare tipo, porco oddio. Vabbè, il green lo stiamo prendendo. Per quello. Il green è 5 su 5. Ok. Qua deve rimbalzare tipo. Ocio? Sì. Sì. No. Oddio. Vabbè. Obiettivo base, dai, abbiamo fatto. Per 4 così. Per 4. Prendiamo.
2K Sports and the PGA Tour are thrilled to bring you the dramatic season-long race for the FedEx Cup. From the beautiful Pacific Palisades in California, it's the first round of the Genesis Invitational. Good to be with you today. I'm Andrew Catalan, joined by Rich Beam and Luke Elvey. Henny Koyak and John McCarthy are down on the course. We've got a great day on tap. These players are excited to try and go low and race up that leaderboard. It's all coming up next here on 2K Sports. About 220 left to the hole. Wow, that was so close to being on the highlight reel. Here is the eagle putt. Henny, what more can you tell us? If this goes in, this is going to be putt of the century. This is huge. Yep, that works. Nicely done. And now a 6-footer is left. What a way to open things up. A birdie on the first hole. Most certainly is. Love to see it. Let's take a look at the leaderboard, and he is currently in a tie for 8th. Time for the tee shot on this par 4 hole. Nice birdie in the last hole for a change. First one of the day. They needed it desperately. Now, next hole, looking for more. Awesome stuff. Let's go down to John on the course for an update. Hey guys, we're checking in with Justin Thomas as he gets set for his next shot here on the 17th. Oh my. Oh, that's a beauty. Great shot from the bunker. Okay, here we are again, back live. This looks like a 190-yard shot. Yeah, nothing wrong with that shot right there. This putt is from 17 feet away. This for back-to-back birdies. Henny, your green side. What do you see in this putt? This putt's going to come in from the left side. Oh, so close to a birdie. Okay, the putt goes in. Time for the next hole. Here's a look at the leaderboard. Our featured player in a tie for 9th. Setting up now on the tee of the par 4 third. Wow, he's going to like that one. This putt from 7 feet away. Little birdie look in here. As we move on to the next hole, we take a quick peek at the leaderboard, and he is in a tie for 4th. And after that good play, moving up the leaderboard. We have a par 3 on this one. This is a spectacular par 3. Ideally, players want to hit a tee shot that moves significantly from right to left and moving with the contour of the green. If they can do that, then they've got an opportunity to hit it really close. If they challenge the pin off the tee shot, well, it could come up short in that bunker, and that is a massive no-no. 2 under for the event. Currently in a tie for 4th place.
Oh, that looked good. Needs this putt to save par. Moving along. All right, John, what do you have for us? Hey, guys, we are checking in with Lydia Ko as she gets set for her next shot here on the 11th. Okay, as we make our way back to live play, let's take a look at the leaderboard. Siamo quinti. Rich, the PGA Tour is basically a power game these days, although the 5th here at Riviera forces players just to hold off the tee. The fairway does run out about 310 yards off the tee, and players not necessarily going to hit driver here. They have to be mindful that the fairway pitches significantly from right to left on their tee shot. From there, they're hitting their second shots downhill again to a green that chases away from them front to back. Again, a simple looking second shot, but a difficult one to get close. Well, Rich, when she exploded onto the scene as a precocious young teenager, winning early, dominating the women's game, New Zealand had a bright young star in Lydia Ko, and it's only continued to shine right throughout her career. She's a lot to marvel at, isn't she? She is, and it never ceases to amaze me, Luke, how players at such a young age have so much success, and then they taper off a little bit. Not fall away, but they taper off, and the game doesn't quite go the way it's always gone their entire life. They struggle. But then when they do come back, it's like they're even better than what they were before. And I think that's what you see in Lydia. You know, she came out and a wunderkind, was winning everything at a young age, amateur then professional. Yeah, she exploded all the scene. She exploded, and then there was just a little bit of a drop-off, you know, and a little bit of confidence got shaken, which, like, how did that happen? Like, she's the most confident person out there. She's beating everybody. And then all of a sudden, she fails, and, you know, kind of changes things up a little bit, you know, knocks the dirt off and gets right back on that horse and starts winning again. I'm always fascinated by that, because when you lose your confidence as a golfer, it's so hard to get it back, because sometimes what happened to you is the death of you. You're just like, I can't shake, you know, whatever got into my brain or into my swing. I can't quite shake that, and I can't forget about it. And she's done so seamlessly. Hats off to her. I love watching her game. I love watching her play. But I'm more fascinated by the fact that she's come back stronger, I believe, than she was when she first came out. Okay, let's get back to the action. This putt just 5 feet away from the hole. All right, guys. This for 2 birdies in a row. Nice one. 4th birdie of the day. This guy is putting the lights out of it this week. Here's a look at the leaderboard, and he has broken the tie and has the outright lead. Devono finire gli altri, credo, no? Ah, no. Here's a look at the leaderboard at the end of round 1, and he finds himself in first place. Not bad whatsoever, but still just the opening day. Lots of golf left to play. However, it does give you a little boost of confidence going forward, knowing that right now you're at the top of your form, your game is good, and you're in a good space. Just a phenomenal day. We can't wait to do it again. For Rich Beam, Luke Elvey, our entire 2K Sports crew, I'm Andrew Catalan. Thanks for watching.
Get set for the dramatic season-long race for the FedEx Cup, presented by 2K Sports and the PGA Tour. Our coverage of the Genesis Invitational continues. It's the second round coming your way. I'm Andrew Catalan. Great to be back with you today. And Rich, as we dig into this second round, our featured player is leading the pack as the round begins. Yeah, he's out there. He's got the lead. But listen, there's so much golf left to be played in this 72-hole event. Let's see what he can produce. Let's see what's happening on the 7th hole. He needs to make something happen out there to break out of this tie for first place. This looks like a really strong tee shot. 7 under for the tournament. This one headed for the green. Really well done. Let's go to our man John on the ground. There's something brewing down there. Let's find out what it is. Hey guys, we're checking in with Tony Finau as he gets set for his next shot here on the 8th. Time to get back to live play. A birdie would look really nice on the scorecard. Those are so frustrating. Yeah. Just an empty feeling when you hit an approach shot like that, Rich, but still come away with a par. Here's a look at the leaderboard, and he is tied for the lead. We've arrived now on the 8th hole, the par 4. This one's looking good off the tee. That should find the short stuff. Sitting at 7 under. And that one has found its way onto the green. That's a good shot, but some work ahead still. And he's down there. You got a read? Yeah, this putt's going to just veer off to the right-hand side. They're going to like the look of this one. That's in the circle of friendship. An opportunity to make a par here. And down it goes. Let's head to the next. Currently at 7 under for the tournament. Over to hole number 9. It's a par 4. Only the big hitters are going to be able to carry that fairway bunker down the left-hand side. Most players are going to try and avoid it and even miss it the fairway out to the right-hand side, which is not a bad miss. From there, the second shot is directly uphill. Deep, deep bunkers on the front right part of this. That is not the place to miss it. Anything that's a little bit long will leave you a downhill putt, but that's the safe play. This is a 9-iron on the way. Not a bad result right there. 11 feet to go. This one starting left. Too much power on that putt. Not a bad effort right there from long range. Big breaking putt. He just didn't quite read it right, but it'll be an easy par. Taking a look at the leaderboard, he's got the lead. Brava Lydia. We begin the back 9 here on the 10th hole. I wonder if he's going to try and attack this hole. He could definitely extend the lead if he plays it right.
No, cioè, l'hai detto sul video. Ok. Hai detto un video. Sì, come detto. I like that one. I'm being told John has more. John, what can you tell us? I'm down here on the 11th hole. Tony Finau's just getting ready for his next shot. Sto Matti. Come on, ball. Don't deny him. That one almost went in the hole. We're back. Time to have more live play. Ah, tira tutto di là. Non scende in va. Oh, almost. What a shot. A tap in left for birdie. As we head to the next hole, our featured player has a 2-shot cushion. Time for a par 5 as we've hit the 11th hole. It's just a long straightaway par 5, almost a runway, if you like. Both sides of this fairway flanked by huge eucalyptus trees, which frames this tee shot brilliantly. You find the fairway, second shot, once again, straightforward. You must avoid that bunker front right at all costs. That is deep and nasty. You're not going to enjoy being in there. I guess we're getting old because Tony Finau is now a veteran on tour, but he continues to play well week in and week out. I hate to spoil this, but I've been old for a long time, my friend. Tony is still a very young man. He's just a dynamic player. He's an athlete, and he plays like an athlete. And I think that's the one thing I admire about his game more than anything, is he's physically talented and plays like it. There is no one way that he has to do it. He can figure out a way to get it done each and every day. Pacing is such an important part of putting. It was off right there. 5 feet remain. This for a birdie. The putt goes in, and that cushion is getting wider. Gotta like it. 2 in a row. He's feeling it. No change atop the leaderboard after that hole. Sì. Cioè, è finito il nostro... Ha fatto bogey. Far. Bogey, grande. Sì. Siamo +1. Sono 2 a 6 e poi 1 a 5. Halfway through, and they are in first place entering the weekend. They're in a great spot, but no time to get complacent. There's still a lot of golf to play, and they need to continue to make birdies in order to finish ahead. We had so much fun out there today. Thank you for joining us. For all of us at 2K Sports, we'll see you soon. Crediamo in questo loadout. .2K Sports and the PGA Tour, proud to bring you the season-long race for the FedEx Cup. It's moving day at Riviera, and our third-round coverage of the Genesis Invitational is set to begin. I'm Andrew Catalan. Thanks for being with us on this beautiful day. As we start our day, our featured player is currently at 7 under par. Attenzione, 2 birdie per lui. Adesso un bogey. Time
to catch up with the play on the 12th. All right, this is a moment where he needs to get something going to get out of this tie for first place. That is a massive drive. Vola pallina, vola. Come se vuoi faceva la palestra, Gianni, per foto come dice. Time now for the third. Currently tied for the lead. That's a wonderfully played chip shot. Okay, now looking at this putt to save par. That putt goes in. Time to make a move. Before we move on to the next hole, we take a look at the leaderboard, and the lead is 1 for Rory. Bello. Va. Rotola. This one's going right there. Fermati. Target practice with these approach shots, just like that. Already made a few birdies today, Madonna. and this is another good look. Okay, Henny, give us a read here. I'm down here, I've done the read, and this is a left-to-righter. Lo so, per quanto left to righter. Sì. That one goes to the bottom of the cup. As we move on to the next hole, how about this leaderboard? A tie at the top between our featured player and Rory McIlroy. Let's see if 8-iron was the right club. 9 under for the tournament. Currently tied for the lead. Wow, I thought that was in. All right, here we are with a par opportunity. How did that not go in? Cristo. All right, let's walk away with a bogey here. As we take a look at the leaderboard, he is in second place with Rory McIlroy out in front. All right, Henny, what does this look like? Setting up here from about 175 yards. Going with 8-iron here. That's a great position to be in after that approach. And a fantastic look upcoming. All right, John, which way is this putt going to go? This one looks like it will be breaking to the left. A short one left for par. Here's a look at the updated leaderboard. He is in a tie for second. There's always a sense of excitement striding onto the tee of a par 3 hole. It's an island green, if you can believe that. It's surrounded by bunkers. I think this is another one of the all-time great designs. It's only about 160 yards, Luke,
but the whole green is surrounded by bunkers. Everything feeds towards the center and the front of this green once it gets on there. I just think this is a magnificent design. If you hit it in any one of those bunkers, making a par will be nearly impossible. Slow down. You know, Luke Donald once made all 400-plus attempts inside 3 feet on the PGA Tour. He's got this for his par. And there's no movement on the leaderboard after that hole. Standing on the 17th, it's a par 5. At all costs, do not hit it in that fairway bunker down the right-hand side. Anywhere to the left, even in the rough left, is just fine. From there, your next shot should be laid up out to the right-hand side. Third shot, straight back up the hill with some kind of wedge. It can be an easy birdie if you get the distance on your third shot spot on. If you get it wrong, however, you could have some issues. So, se tipo di qua invece, tipo, magari va verso di qua. Va, però al massimo. Sì, sì, sì. Look like this one's heading to the beach. Right. Vabbè, From the sand, looking to get up and down. Per lì con calma. Quindi un verde lo possiamo fare. Fino qua, oppure qua perché è in discesa, vedi? Quindi se mi riprovo dietro, qua, dovrebbe girare così, teoricamente. Oddio. Well, that came out nicely from the bunker. That should settle inside the range. This punt for the lead. No, non è vero. Gets it to go down. Wow, what a save. That'll way to grind it out in the bunker, but up and down for the birdie. Nicely done. And as we take a look at the updated leaderboard, our featured player is back in the top spot. He's really going to be happy with this round, finishing the day on top of the leaderboard. Cheers, my friend. Well, that's it for today. On behalf of Rich Beam, Luke Elvey, and our entire crew here at 2K Sports, I'm Andrew Catalan saying so long. We'll see you next time. $28.000 follower e tanta cosa. 28.000 follower. Dopo questo... Dai, 6. It's time to prepare for the dramatic season-long race for the FedEx Cup, brought to you by 2K Sports and the PGA Tour. Welcome back to Riviera. It's the final round of the Genesis Invitational. Hi again, everyone. I'm Andrew Catalan. Great to be back with you. Our featured player is one of 3 tied for first as we begin today's broadcast. La Madonna. Dai, Gianni, porco Dio. 4 solamente. Let's get you caught up on the action on number 15. Ma l'ha laccato malissimo. No. Però il flore rimasto. That was really well played. Ecco, grazie. Sì. Time for the second shot here at 15. The club choice is a 6-iron. Fermati.
The mission is simple here. He has to get up and down. No. No. È dritta, però quanto è A chance to save par. Henny, what do you see in this putt? Right to lefter, up the hill. Can be positive with this one. Madonna. Gonna drop at least one here. A tap in for bogey. Okay, that one goes in. 8 under with just a few holes left to go. As we take a look at the leaderboard, our featured player is in 5th place. Not much happening moving down the leaderboard. Never a good sign. Choosing the 9-iron here. Oh, that is textbook. That's a great shot here at 16. It sets up a chance for birdie. And this putt to move into a tie for 3rd place. And only 2 holes to go afterwards, Luke. Big opportunity. The tee shot at 17. At all costs, do not hit it in that fairway bunker down the right-hand side. Anywhere to the left, even in the rough left, is just fine. From there, your next shot should be laid up out to the right-hand side. 3rd shot, straight back up the hill with some kind of wedge. It can be an easy birdie if you get the distance on your 3rd shot spot on. If you get it wrong, however, you could have some issues. Fermati. Oddio. Not on the green, but really close. I love it. 9 under for the tournament. Oh, that was so close. And just to clean up this birdie. And that counts. That's the 5th birdie of the day. Gotta like it. 2 in a row. Here's a look at the updated leaderboard, and he is in 3rd. Managing to chase down the leaders, closing that gap. Gotta like it. Time to pull out some magic. Final hole and 2 shots back. Bellissimo. That's going to work nicely for him. Here's the 2nd at 18. Straight at it. What a beautiful leave right there. 11 feet remain. Henny, how tricky is this one? I've given it a good look. I see this one going left at the hole. Right on line, but just misses. Not a bad effort right there from long range. Big breaking putt. He just didn't quite read it right, but it'll be an easy par. The putt goes in, and that will do it for the week. Dovevamo fare io per arrivare anche noi. A near miss for our featured player, Cazzo di finishing doppio just 2 così da shots parte, back. per Dio. Yeah, 2 strokes over 72 holes. It's a good performance. Just didn't quite have what it took at the very end, but boy, what a great week. Era contento Bridges.
That will do it for our broadcast day. For all of us at 2K Sports, I'm Andrew Catalan. We'll see you next time. Madonna, questo 260. belli carichi. Sì. Vai, Fresa. Fresa. Stai che prendo? Ritmo oppure tipo... non lo so, sembra roba di precisione con Tucker forse. Ritmo. E abbiamo anche la risposta. Nuova rivalità. Max Home. Con le mazze da golf quando vuoi, Matteo. Sponsor offer da 2K, che cosa? La pare. Ecco così. Follower, siamo quasi arrivati a 260.000. Facciamo quello della distanza. Quello della distanza. Beh. Dopati con la forza. Esatto. Easy. Se vai oltre? Quello cazzo. La fede è puta. Già, infatti. Siamo porco Dio. Già. Cazzo.
Batti sul rosso. Tappo. Vabbè. 92. 92. Andiamo. E devo fare tutti 100 per Già. 7, 8, 9, 6. No, non 50. Non 50. No! Non ci credo. Non ci credo. Ma dai, ma Non ci credo. Sì. così. Vabbè, almeno lo sappiamo che è 90, un po' più a sinistra. Se batti sul rosso va bene. Pure giallo. Invece. Ecco cosa. Dov'è? Sto giro prendo solo quello, non quello più in fondo. Non lo so perché. Tu nemmeno dici il contatto, proprio, cioè, Vabbè, no, non arrivo là. Vabbè, questo è più difficile. I miei punti sempre gli stessi sono. Lo so. Prende più potenza a caso, no? Allora tra un colpo e l'altro senza il vento. Non ne potenza. E quello lì diventa più forte. Cioè, l'unica cosa che cambia sono un pochino Lo swing e il contatto. Sì. Dovrebbe cambiare l'effetto, non la potenza. Questo è uguale a quello di prima. A posto. Allenamento ci fa. Ecco questo. Dobbiamo evolvere questo. No, non ci abbiamo più per le posizioni. No. Non c'è uno sponsor. Sì. Sto più 7 agli attributi. Ah cazzo, che mi ricordo. 2,40. Sì.
bella questa con le palme. Playa Saona. Bam. Madonna. Con quale delicatezza, Gianni. Oddio. Ma che hai visto? Qua. Tutto a posto. Mamma mia. Il club a Sassuolo ha avuto un caso di pertosse. 5 casi con sintomatologia del pertosse. Chiamato. Vabbè. Bisogna fare Eagle per fare meno 3. Hanno giocato su stile? Credo. Ah no, 2. Bello. Ah, ok. Che rimbalza un po'. No, no, per favore. Ci vanno bene più 5, più 4 più 6. No, abbiamo 3. No, penso che come cazzo costeranno adesso
nella skill tree per i punti abilità, che ora li stiamo accumulando fino a che arriviamo a 75, poi quando sblocca quella quando passano tipo 15 di 1. Vogliamo vendetta. Vendetta! Vendetta! PiGiEi Sports, in association with the PGA Tour, is proud to bring you the season-long race for the FedEx Cup. All right, it's time to get the balls in the air for the opening round coverage. Let's head out onto the course. Hello, everyone. I'm Luke Elvey. Thrilled to have you with us here. I've got Rich Beam beside me in the booth, and out on the course, as always, is Henny Koyak and John McCarthy. Thanks for joining us today. We've got an incredible day of golf ahead. We'll now head to the 7th hole to catch up on the play. Before we get into all of today's drama, let's check in with Henny Koyak. There's some word developing that our featured player has formed a rivalry with Max Homa. Gee, that's brave of them. It is brave indeed, Luke, because Max Homa may appear all friendly and sweet, but he loves to win. And I just wouldn't want to be going up against him, let alone in a rivalry. It's going to be so tough out there today. Thanks, Henny. That's lovely intel. I'll be interested to see how our featured player goes against Max Homa, because he's very smart with a chirp of his own. Oh, that one's straight at the pipe. That's just inside the range. Here's Max Homa now. 5 shots off the pace. Oh, that was a firm bounce there. But look at that. Catches some spin and gets right back into a couple of feet. Very classy. This remains for a share of 9th spot on the leaderboard. Now 3 strokes back after that hole. Più 1 massimo come cosa. The 8th hole, Ridge, a spectacular par 4 here at Playa Sayona. A strong par 4 here, Luke. Fairway bunkers on the left and right-hand side. Second shot, protected by bunkers left and right. And a little bit long, you're going to find a waste area. This is really a beautiful par 4, but it can be a little daunting. Playing this one about 130 yards out. Only a few shots off the pace. No, poi tirano giù meno tipo sì. That's an absolute ripper. What a shot. This one here, this is for back-to-back birdies, moving him in the right direction. This putt for inside the top 5 on the leaderboard. Gira di più. Just a tiny putt is all that remains. Well, it was a wonderful approach shot, wasn't it? But unfortunately having to settle for par. Trailing by a few shots after that hole. Rich, we're on the 9th tee here at Playa Sayona. Yeah, we've got waste area down the right-hand side, water in the distance. Driver probably not required off this shortish par 4. Second shot carries a water feature to a green just sitting there in the distance, very receptive. You're thinking birdie all day long. Oh, golf clap. That's a beauty. Chosen the pitching wedge here.
Should find the green here. A nice approach shot there. Pin high inside the range. And this is what remains for a share of 5th place on the leaderboard. And well holed. Let's move on. And after that, he'll move to 2 under for the tournament. Moving up the leaderboard. I like it. This one looks to be heading for the sanctuary of the fairway. Allora, Time to check in with Max Homer. What's he got in store for us here? 5 strokes behind our leader. Opting for the 6 iron. Is this one going to go down? This player's dialed in. What a shot. And back to the play, shall we? He's setting up for his 2nd shot. Only 2 shots off the pace. io farei anche tipo allora. And this is why we think this player is going to be world class. To produce that against Max Homer? Wow, wow, wow. Wow. Well, it's a 1-stroke par for our leader over the field. The 11th hole at Playa Sayona is a par 4 that perhaps requires not your biggest drive. Take the big stick out of your hand. Just play for position, avoiding that bunker and the water down the left-hand side. Difficulty with the 2nd shot is his green's got an infinite edge. It's really difficult to judge the distance as it looks so much longer than it truly plays. Left nothing in the tank on that one. That was pummeled. That one's got into some heavy grass, I think. Henny, can you take us through this player's lie? Oh, some smiles here. A bit of luck in the 2nd cut. It's sitting nicely. What a shot from the rough. This is gorgeous. This is beautiful to watch. It's amazing to see how good this player is in full flow. An opportunity here to move into a tie for first. It's just about 3 feet away. In the end, that will be a disappointing par after such a great approach shot. And that would have tied the lead for this player. Disappointing to say the least. The 12th hole is one of 3 par 3s on the inward half. I can't decide which hole out here is the most beautiful. This one or all the others. Another gorgeous setting here for this par 3. Just a couple of bunkers you got to be mindful of for your tee shot, as well as the ocean back left. However, just sit back and soak in all this beauty. It's a delightful little fade, that. Not a bad shot, that. Still a chance. High pressure moment here. This for a share of the lead. All right, Henny. What's he got in front of him here with this putt? This one's 13 feet from the cup. A par putt awaits. And the putt drops, and we're moving on. Currently at -3 for the round. Vabbè, siamo qui. Sì. Birdie. Birdie. Birdie.
Possiamo dire il mischione. Sì. È uscito quello? So there you have it. Another round in the books. Time to go sign the scorecard, Rich. Ah, no. Yeah, good shape. Top 10 after the first round with 3 to go. You're not going to win it on the first day, but you certainly can use it, and he's in good position to win it still. Well, that just about concludes our coverage. I'm Luke Elvey, and on behalf of Rich Beam, plus all the hard-working Molto folks senso. at HP Studios, it's good night for now. Sì, sì, anche quello che mi ha conseguito. Riccardi, stai avvisato, Riccardi. Tutto. Un mondo di possibilità, sì, stai avvisando a te. Sì, sì. Good day, folks. It's time to get ready for the dramatic season-long race for the FedEx Cup, brought to you by 2K Sports and the PGA Tour. It's time for our second round coverage of the event. I'm Luke Elvey alongside Rich Beam. As always, it's delightful to have you join us. Rich, this player's trailing. Here we go then. Do they have to really step it up and get it going today? Look, this player's trailing at the moment. Let's face it, there is so much golf left out there. Anything can happen. Let's just sit back, relax, and watch it unfold. Wonderfully played. Time for the second shot into the first. Well, this would be a bonus. This is a very long putt. Penny, take us through the break on this putt. The perfect leave. Uphill, right to left. Five feet coming up to the cup. These par putts, they keep a round going. That's disappointing. Ciao Gesù Cristo. Yep, that's disappointing. Getting underway over par. That never helps. Starting off with a bogey at first, not tragic. You got a lot of holes to make it up. Let's see how they deal with it going forward. That one's right out of the top drawer. Standing over his second shot. Yeah, going for it in two. Okay. He wants to win. Cosa sta facendo? Cazzo. Proprio pochissimo. No. 8. Oh, I thought that one was going in. This putt coming up is for birdie. And that's a great way to forget about that bogey on the last. And that performance will now take him to 3 under par. Here we are at the third hole, a par 3. Water on the right-hand side will certainly come into play. Bunker front left and long left also could see some action. This is a beautiful, picturesque, but difficult par 3. Oh, this needs a little right turn, Clyde. With this wind, that's a thing of beauty. This one's just outside 7 feet to the hole.
This for a birdie run. Currently 4 under for the event. Gotta like it, moving up the leaderboard, never a bad thing. Erano 4, non 6. Now on the tee, fresh off a birdie, a great opportunity to build on that momentum. Really hoping they play this one aggressively. Oh, che la sabbia. Buono. Fermati. Bravissimo. Time for the second shot here at the 4th. Oh, that one skirted the edge of the hole. Fermati. Fermati. And this putt to move into a tie for 5th in the standings. And he's down there. You got a read? I've had a look from both sides. This is a right to lefter. A chance to make a birdie just slides by. Easy par that. Ascolta, io sono Now in 3 macchina strokes back after that hole. e mollo a casa lo zaino e poi con le luci. Let's go to hole number 5. And it's a par 4. I'm assuming that this hole's name is Diablo because it is a devil of a par 4. Very little room out to the right to find the fairway. Anything missing left. All the way down the hole, you're finding the ocean and a green that is perched right next to it as well. I don't know the best way to play this hole, but I know that 5 is a fantastic score. That doggle hunt. Calmo. Second shot here on the 5th. Forse. Vabbè, forse no. That is a touch of class. And now this to move into a tie for 5th. Job done. Let's head to the next. Dai, siamo venuti. Well, that was a positive hole. A little shift up the leaderboard. Quanto Well stavamo played. iniziando? The 6th hole is a par Non mi 5. ricordo. Aim at that bunker in the middle of the fairway and either push or pull your tee shot because you don't want to be from there. Your second shot into a fairly flat, generous green hourglass shape. Not much to it, so good opportunity to make a par here, maybe even better. Currently minus 5. Ti ricorda proprio indirettamente che Occhio. Maybe going for the green, are we? Oddio. Fermati, 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 fermati che sei in salita. Quality shot that one. Va bene, va bene. Well, let's take a look at what Max Homa can deliver here. Poi a cagare, cazzo me ne frega di te. È un fallito. E la Madonna. Ah, ma non era col pattern. This putt. Mi sono confuso con la mazza, pensavo che fosse col pattern, invece ho fatto What are we looking cazzata. at for this putt, Henny? It's 13 feet out. Unlucky for some. Frasi di pre. Oh, that would have been nice to make. Perché And just a little vabbè, bit of clean-up risparmio. work remaining on this hole. Our current leader is enjoying a one-shot lead. Dai Gianni. Eagle. A posto, a posto, a posto. Mamma mia. And
as this round comes to a close, he finds himself in a share of top spot. Well, on behalf of myself, Luke Elvey, and Rich Bean, thanks for tuning in. Catch you tomorrow. E come salgono i follower pure. Però cazzo, prima 130 già. Get set for the dramatic season-long race for the FedEx Cup, presented by 2K Sports and the PGA Tour. Third round coverage is about to kick off. Hi, I'm Luke Elvey. Delightful to have your company once again. Rich, this player starts their round in the lead. What's the game plan for them today? This player just needs to keep going out and just staying as relaxed as they have been. And don't take unnecessary chances. Just keep it simple. Find some fairways, find some greens, hole a few putts if you will, and see where it lands at the end of the day. We're going down to the 11th hole now. Good looking shot this. Sitting at -7. Yeah, that was a safe play. This is what remains for third place on the leaderboard. Penny, take us through the break on this putt. I've got it going left to right. Ah, sì. No, deve essere stato non piccola, non per questo punto. Era proprio sul So close. Not a bad effort right there from long range. Big breaking putt. He just didn't quite read it right, but it'll be an easy par. Our work here is done. Let's head to the next hole. He's currently sharing 5th place on the leaderboard. It's time for a one-shotter. It's just another unbelievably beautiful hole on a golf course full of them. Just a couple of bunkers on the right-hand side you have to be mindful, but don't get sucked in the beauty of the ocean on the left-hand side, which is very difficult to do. Enjoy this hole. It is a beauty. Oh, what a gorgeous-looking shot that is, Rich. Yes, anytime you can find the green and have a putt, you'll take it. Chance to move to 8 under here. Henny, you've had the chance to have a look over this one? Yeah, he's staring down about 12 feet. Porco Dio, gira. What a disappointment. Okay, let's head to the next. Trailing by a few shots after that hole. The 13th hole is a par 4. You would love to just sit up here and stripe it right at this green, but you should know better not to. Bail out to the left-hand side. Leave yourself with a pretty simple pitch and run to a tiny green, just surrounded by the most beautiful setting you could ever imagine. Well played, mate. Sì, infatti prendi questo. Però poco di dentro. And now this, to move into a tie for third place. And he's down there. You got a read? Okay, my money is on a right to lefter.
So close to a birdie, but Ma that'll be dove a par. scendere? Dai. Just a short putt remaining here. Cioè, Okay, he's holding steady on the leaderboard after that hole. On the tee here, the par 3 14th. Everything about this golf course is beautiful, but it's got teeth everywhere you look. You can get sucked in by the beauty, but if you do, you're going to make a large number on this tiny par 3. That's tidy. He hasn't managed to birdie this hole this tournament. Sì. Now 3 strokes back after that hole. Time to hit a good one here at the 15th. Waste area down the left-hand side of this hole is going to see a lot of action as players are going to bail left, not wanting to find the ocean with their tee shot. From there, it's going to take a pretty challenging iron to lay up into a zone, not wide. And then the third shot, once again, in a green setting right on the ocean's edge. This is another stunning hole, yet very challenging. How about this shot? Heading in the right direction. This putt is for a share of second. Mazzo. Eagle, What a way porco to make it Dio. easy. Just a tap in left. Hai fatto Eagle? The leader now has Ah, quindi poteva essere Albatros la time to classifica. take a look at what this par 4 might be in order. And we've got a couple of fairway bunkers down the right-hand side. Miss those to the left-hand side, and you will hit your second shot into Sì, di an greatness island, pesante, quote-unquote, sì. green, not surrounded by water, but surrounded by sand. This is a challenging par 4, but should be able to avoid any large numbers. Time for the second shot at the 16th. Fermati. He's standing over his third shot. Currently a shot off the lead. Ooh, that almost went down. This for a share of the lead. The putt drops, and we're moving on. Oh, Sitting grande. at 10 under Siamo. par for the event. Siamo primi. Side, però siamo primi. No, pochi all'ultima buca, porco Dio. And as this round comes to a close, he finds himself in third place. Same, Luke. Enjoyed the day. Looking forward to tomorrow. On behalf of Rich Beam, Henny Kuyak, John McCarthy, I'm Luke Elvey saying so long from 2K Sports. .2K Sports and the PGA Tour are delighted to bring you the season-long race for the FedEx Cup. It's time for the final round. Let's head out onto the course. Luke Elvey here alongside my booth mate, Rich Beam. It's always great to have you with us. Taking a look at the leaderboard, and it shows that our featured player in third place as the broadcast begins. Let's see how today's round plays out.
Comunque Thomas mi ha detto che tra una mezz'oretta dovrebbe essere in città a Bonn, quindi a questo punto se riesce ad andare tu è meglio. Non saprei fare a me i soldi, però se riesci top, perché devi andare a Düsseldorf, c'è una posta. Let's see what's happening out at the 14th hole. Fammi sapere nel caso che se glielo dico, insomma, che verrai tu, che posso dire. Bello. Going with the pitching wedge here. And he's hit that inside the range. Good opportunity here to move into a tie for third. Good opportunity for a fast finish with just 4 holes to go. He's currently in a tie for third here. Getting closer to that top spot on the leaderboard. This is getting interesting. Hole number 15 is a par 5. That waist area down the left-hand side is going to see a lot of action as players do not want to make the mistake of hitting it in the ocean to the right. A layup from there into a very small section of fairway leaves a third shot to another green and an outcrop of rocks on the ocean. Another stunner. Well, this player's been making some moves on the leaderboard, Rich. Yeah, grinding it out there, slowly but surely moving up that leaderboard. Well, that's well judged. Hole high, right inside the range. Trying to move to 12 under par with this putt. Penny, take us through the break on this putt. Oh, it's so hard to tell, but I think it's a little bit right to left. That's a great putt to make, especially for an eagle. Oh, it's time to dig in and give it your all coming down the final few. This has to be one of the more difficult holes in golf. The long par 4. And we've got a couple of fairway bunkers down the right-hand side. So miss those to the left-hand side, and you will hit your second shot into an island, quote-unquote, green. Not surrounded by water, but surrounded by sand. This is a challenging par 4, but should be able to avoid any large numbers. Oh, well played. And Henny, what's he looking at here? Now he's eyeing up around 160 here. This one needs to kick left and kick left hard. Oh, that's a great approach shot. Nearly doesn't get any better than that. Amazing shot. And this putt for a share of the lead. Yes, Luke, and only 2 holes to go in this event. And this putt to move into a tie for second. Could use it with only 2 holes remaining. Yeah, not much to sweat there. And stepping up the standings after that effort. A long par 4 this hole. Only the long hitters will be able to carry that bunker waist area on the right-hand side. Players bailing it out to the left off the tee do have the opportunity to kind of hit a low little chasing shot into this green if they so desire, but it's a difficult second shot no matter how you look at it. Nicely done. Second shot here on the 17th. Un po' in discesa. Oh, this one's right down the pipe. Oh, stop it. What a shot. Luke, nothing gets past you. Yes, this kid is a stud. And this has been a hole he's unable to take advantage of so far for this event. Currently 13 under for the event. This 18th hole is a par 3. Once again, over water, a common theme around this beautiful layout. Again, they give you plenty of room out to the right to bail out into a bunker or into a waist area. You'd love, dearly love, to finish off this round with a 3.
going with the 5-wood. Second shot here on the 18th hole. Aspetta, io 80. No, 83. Quindi è molto disceso, no? Sì, sì. Or is that the number? Prego. Sì! Sì, cazzo! Sì! Tip of the cap. Moments like that deserve another look. This one was a great chip in. I could watch this all day. Mamma mia. Su, hai visto? Ha fatto su! Ha fatto così! Giuro. Dai, è finito il round. Mi sa che abbiamo il tie break. Perché se quello non ha fatto errori, stavamo male. And Rich, you've got Ha fatto errori! Ecco, sì! La chiude così, mio. Mamma mia. Highlights reel. Come vince questa tappa del PiGiEi. Come sei clutch, Johnny. and all the hard-working folks at HB Studios. Thanks for tuning in, and we'll see you next time. È così. Meno 5 oggi. È così. Mizuno. Ma insomma... Mamma mia, 3 Eagle. Mamma mia. 3 Eagle. Mamma mia. Guarda. Diventiamo colpisti. Intraprendiamo questa carriera. Diamo una svolta alla nostra vita. Cioè, Sì, ci vuole oggettivamente talento. scusa. Da 2 settimane c'è una cosa. Parlare. Abbiamo tanto da dire. Comunque viene Lorenzo svolta per noi. Faccio trovare un bigattino. Allora. Sì, questo. I vincitori. Mamma mia, mille follower a risposta. Vediamo che cazzo si fa questo Public fish. Mamma i ghinotti, ma insomma i ghinotti devo scrivere che thank you i ghinotti. Esatto. È 9 è uno per i Sono tornati poca a Troia. Che tombo. già è solo piccolo, va. Vabbè, arriva anche 50. Che vuoi fare? Faccio, va, real estate. Aiuto. È proprio quello, vero? Quello lì che siamo esauriti l'altra volta per fare una stella. Ah, siamo nei boom, bellissimo. Sì.
Devo tirare il bombone. Troppo bombone. Un bel po'. Veramente. Mamma mia. 86, ricordiamocelo. Sì. No. No. Vabbè. E di 15, voglio. Perché stai cambiando? Che cosa? In che senso? Devo prendere un cross. Certo, un sbaglio non devo. Arrivare già. Fallo. Easy money. E mi basta questo. Anche il giallo va bene. No. Ma dai. Ah no, sei tu stesso. Buono, buono. Buonissima. No. Siamo per 35. Non fare un bel swing. Non fare un bel swing. È buono, è buono. È buono, è buono, è buono, è buono, è buono. Porco Dio. Vabbè, c'hai tipo 6 kg. Vabbè. Ah, ok. Sì. Buca. Vabbè, fa. No, è così. Mamma mia. La sabbia a casa mia. Le buche, il mio quartiere. Il quartiere è a Fascero. Già. Ah sì, practice round, perché no? Practice round, perché no? No, non c'è niente. Aiuto, che cazzo è sto? Ah. Porco Dio. Bellissimo. Bellissimo. Quindi ancora meno. Okay. Ah, il vento è di là, ok. Ma tutto perfect, poi porco Dio. Un colpo, un colpo. Che svarione. Sti monti qua. State fe, state fe, state fe. Eh, 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 eh,
Mato. Ed è pare pure qua. E 2 eagle tocca fare. No, ho un eagle o 2 bird. Devi farlo andare di qua, vediamo se ci riesco. No, no. No, la sabbia. No, la sabbia. Bella così. Esattamente così. Che è dritta la buca di là. Andare dritta su tutte le cose, bellissimo. Esatto, esatto. Ocio? Ocio? È un birdie l'abbiamo fatto. Ho fatto 2 birdie alla fine. Basta. Però cazzo forse il 2K Sports and the PGA Tour are proud to bring you the season-long race for the FedEx Cup. Our first-round coverage of the Northern Shore Open is about to begin. Hello and welcome. It's great to have your company here on 2K Sports. I'm Luke Elvey, alongside Rich Beam, right here in the booth, and out on the course is Henny Koyak and John McCarthy. What a thrilling day of action it's set up to be. We head down to the 4th hole. Ci sono tanti caddi nel mondo, ma lui è il nostro caddi. Sei marischio, dai, che cazzo. No. È buono, è buono. Yeah, that one will play. Now just 1 over par. Va bene il tutto. Ah, ok. Sì, non mette al 100% perché oltre è instabilità, il 100% è instabilità, quindi cosa devo fare magari? This one's heading towards the putting surface. Will it get there? That was a little bit of a misfire, I'd say. Yeah. And here we are with the 3rd shot. 3 behind our leader. Very crafty, that shot. Okay, so that finishes that hole. Trailing by 4 strokes.
And as we move to the 5th, it's a par 4. Oh, già. Oh, that was pure. Second shot here on the 5th. Sedicesimo. Sì, va. Well, that'll work there. A good opportunity here, just 6 feet to the hole. This is such a great opportunity for birdie. And after that, he'll move to even par for the event. Welcome to the tee of a par 4. Luke, coming off a birdie at the last hole, this player finally is making something happen. Looking forward to the next hole, but danger lurks if they're not careful. Forse anche meglio di questi. Not bad. Aspetta, fai a te chi da 340. Time for the second shot here at the 6th. Great shot indeed. That's a great shot into birdie range here at the 6th. Just a 4-footer remaining. Looking for another birdie here. He's currently tied for 4th. Siamo. Oh, che cazzo di sbaglio sto 7th giro? hole at Marigold Ciao. Cove. Cioè, ma che cazzo è? Plateau on the left-hand side of this green that runs into a low area over on the right-hand side. When the pin's on the left, do not miss it long nor left. You're begging to make bogey more than likely worse. Anything on the right-hand side, though, start licking your chops, my friend. You're thinking 2 all day long. Forse con 100, vabbè. Time to find out what's happening at the 13th hole. And this one from around 120. Ha fatto questo. Con un colpo. This one is chewing fiber. Matto. A wonderful shot. A chance for birdie here on the 13th. And now this for a share of the lead. Currently a couple under for the event. Always like to see your name moving up the leaderboard. Never a bad thing. Anche perché quello là stava la buca 11. Quindi. La Madonna. And he winds up in a tie for second as this round comes to an end. On behalf of myself, Rich Beam, and all the hard-working folks at 2K Sports, thanks for tuning in and see you next time. Questo cambio è quello di tutti quindi metto un culo.
Welcome everyone. It's time to get ready for the gripping season-long pursuit of the FedEx Cup, presented by 2K Sports and the PGA Tour. Good to be with you again for round 2 of the Northern Shore Open. Luke Elvey and Rich Beam, as always, with you. As our coverage begins, our featured player is sitting in 8th place and will no doubt be looking to close the gap on the field. Let's see how he handles the day. Lascia un errore sull'altro. Io 8. Sì. Quindi andiamo. Sì. We head down to the 7th hole. Well, that's great distance control. Pin high there. And a fantastic look upcoming. A birdie putt awaits. As we check the standings, our leader has a 2-stroke advantage. Arriviamo, Brandon Todd, arriviamo. Welcome to the par 5, 8th hole. There's another par 5 where height is not necessarily required to get it home in 2. Try and ease it down the right-hand side as best you can, and from there, you got a very unique shaped green that may not require or necessitate you going for it in 2. A Redan-style green going from right to left, around a bunker, placed on the left-hand side of the green. This hole is outstanding. Nicely done. Bravo, un po' più a sinistra ancora, bravo. From around 170 yards here, just 2 shots behind. Leggermente indietro. Wow, what a shot. Well, it'd be nice to make this one. This one's for eagle. Oddio. No! Nice Now we one. need birdie. 4th birdie of the day. Back-to-back birdies, move in the right direction there, Luke. Time now to take in the 9th hole. Could not be more perfect. Sì, va. Discesa libera, va. Va 3,70, va, sì, riprendi, va, sì. John, what's going on out there? Hey guys, we're checking in with Will Zalatoris as he gets set for his next shot here on the 15th. Has he hold it? Bravo. Oddio, normalissimo.
Well, there he is, Wake Forest Will Zalatoris, Rich. He's done the job, and he continues to do it out here on tour, doesn't he? He does. He's just one of these players that is just a ferocious competitor, isn't he? Ball striking is amazing. The putting sometimes works with him and works, but you know what? He gets the job done. And so you can't emphasize that enough. You know, it may not be pretty at times, but who cares? He's getting the job done. And you know when you go head-to-head against him, you've got your hands full because he's not backing down from anybody, any challenge, any championship. The guy's a winner. Not a bad play, that one. Trying to get to 8 under par with this putt. And Henny, what's he looking at for this putt? This one's 13 feet from the cup. Yeah, you like the look of that right off the blade. And that will take him to 8 under. And this player's moving up on the leaderboard after that hole. Lovely momentum for this player after that birdie at the last hole. Keep it rolling. Great shot. And now intrepid on-course reporter, John standing by. Hey guys, we're checking in with Will Zalatoris as he gets set for his next shot here on the 16th. Whoa, whoa, Come whoa, on, whoa, baby. whoa. Come on. No. Let's return to live play now. Oh, a 9-foot chance here. Who doesn't love a birdie putt? Gee, that's good playing. 6 birdies in a round. Now leading by 1 shot. Sì. Abbiamo fatto pure la Always sfida positive 7 coming birdi off a birdie. consecutivi. Let's see what happens here. Vorrei soltanto evitare Cristiano. Well struck. This is his 2nd shot. Tipo qua non c'è Dio, no? E allora qua, tipo, oggi. Però più poco più dietro. No, più in giro. Tanto va più lunga comunque. Io non so farla in conto. It looks like he's thinking about going for the green here. No, sì. Calma. This time of courage, Rich. Going forward in 2. Well, the practice is paying off here, Luke. This player is relentless. Oh, this is exciting. A putt for an eagle. Sì, esatto. Occhio. This one's come off the blade pretty nicely. Occhio. That was long range for him. That's good stuff. Always nice when you can just go ahead and tap one in for birdie. And he's done it. He's held it, and that means he extends his lead. Holding steady in first place after that one. Now on the tee after a birdie. Fired up and ready for more. Ok.
Looks to be going with the 6-iron. This one needs to kick left. Fermati. Well, that sets up a birdie putt, even if it is from long range. And 11 under in front of the player with this putt. And he's down there. You got to read. Gira, 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 l'ultimo giro, l'ultimo giro. Guarda, Mato. And a left to righter. That's a solid par. Sì. Currently in first Cioè, position. dire, Fossio deve perdere dei punti da solo. Eccolo. Godo. No. Vabbè, siamo sempre lì. And Rich, I could see you on the edge of your seat all day. It really was one of those cliffhanger performances. This player has a slender lead. Absolutely, Luke. You always want to have the biggest lead possible, but I gotta say, one stroke is better than none. Sì, I'm Luke Elvey, che sfida alongside Rich quindi, Beam, and on behalf of all the hard-working folks at HB Studios, it's goodbye for now. sì, quando finiamo il torneo, mamma quanta roba c'è da riscuotere. Era 34.000 follower. 2K Sports, in association with the PGA Tour, proudly presents the season-long race for the FedEx Cup. Time now for round 3 of the Northern Shore Open. I'm Luke Elvey, alongside my booth mate Rich Beam. It's always terrific to have you join us. Well, this has been pretty impressive play by our featured player, doing very nicely out there on the course, built up a lead, but he's got work to do, doesn't he? It's definitely a precarious spot that he is in at the moment. With such a small lead, any small bumps in the road, hiccups, and any small mistake out there, Luke, could lead to disastrous consequences. Double, porco Dio. E dove è uscito questo Victor Hovland adesso? È uscito questo Victor Hovland norvegese da... non so dove sta terzo. Ah, questo è quello di prima. Sì. Going with the 5-iron here. That's well played. Anything on the green from there was fine. Trying to get to 11 under with this putt. Henny, what's he facing with this putt? Yeah, guys, he's looking at around 17 feet. Starting out to the left. Watch this one, though. It's going to come back. Just 3 feet to the cup. Now 2 shots up after that one. Welcome to the par 4 13th hole. And after a par at the last, a chance to perhaps signal some intent. That was wonderfully done. Ah, peccato. Il vento come di là. Ok, verso dietro. No, però tira verso nord. No, è verso... no, ok, allora devo... Okay. This looks like it's heading right. Okay, that'll work. Okay. This putt is from 14 feet. This is for birdie. Penny, take us through the break on this putt.
I've got it going. Just a tiny bit left here. Ooh. 3 feet to go here to the hole. Yeah, well holed. Let's move on to the next. Our leader is a couple of shots up at this stage. On the tee now, the par 5, 14th. Wow, that was just striped. Lining up from about 230 yards here. Currently leading by 2. Dovrebbe essere il contrario, quindi può andare bene. This is bold. Going for it in 2. Don't stop now. Keep on. Well, that'll set up a birdie bid, Rich. Oh, that's a classy shot. Setting up nicely for birdie. And just a little bit of clean-up work remaining on this hole. Mark it down, that's birdie number 5. Non l'avevo visto, cioè ho pensato, cioè, And non maintains vedevo the top tutta spot on the leaderboard after that hole. non vedevo Here we are at the par 5, 15th. tutto molto meglio. Va 400. 75. 390, 396. Ecco, e così. E His così. second shot here. Madonna quanto è lunga, quindi questa qua possiamo fare. Un altro bombone fortissimo. Mazzo. No, sì, perché il vento è contrario, occhio. Calma. Calma. Ah, per caso. Vabbè, siamo nel green, dai. Si può mettere Well, that's a tremendous shot and sets up a wonderful opportunity. Sì. Using all of his muscles to get that one home in 2. A look to get to 13 under par. And he's down there. You got a read? This putt is breaking right to left. That's a good looking Rigira, putt, that. rigira perché rigiri. Rigira perché rigiri. Rigira. Porco Dio. Porco Dio. Just a short putt remaining here. Now 5 shots up after that hole. Che golf sta giocando? This hole is a par 3. Give me a layup number, please. I am not trying to find this green in regulation. I'm trying to lay it up and have a short little pitch shot for my second. Because if I take on this green and I miss it a little right, well, then I'm going to have a 60-yard pitch shot straight up the hill for my next shot. No, thank you. Give me a 4, and I'm happy to go on from there. Bello. Bello. Second shot here on the 16th. Carica poco. Dipende. Io tutto. How close was that to going down? This putt for par here. In she goes. Let's head to the next. Par. So no change on the leaderboard for this player after that hole. Now at the 17th hole. Ideally, you'd like to challenge the end of this fairway as best possible and leave yourself as short a second shot as you can possibly get into this green that sits across the water from you. Anything left short of that fairway bunker is going to leave a long iron to a small target. Pretty good shot there. È un po' contrario, verso di qua.
Di contrario, vai, facciamo un po' di più. No, aspetta. Facciamo così. Going with the 7. Okay. Yep, that's shot Percent in safely meno on the per green. dire. Good mid-range putt, this one. An 18-footer. Penny, take us through the break on this putt. Ooh, Troppo, little downhill troppo. left to righter here. Dovrebbero fermati. Grazie. Appears to have overcooked this one. Par putt coming up here. He's currently in first place. Sì, sì, sono tutti. No, sì. No. Ah, ok. So another impressive display on top of the leaderboard, though. Rich, there's plenty to play for. It's been a work of art from my point of view, and I got to say, I hope it continues for one more day. On behalf of Rich Beam and all the hard-working folks at 2K Sports, I'm Luke Elvey. Thanks for joining us. See you next time. Siamo a 300 qualcosa di points, più 51.000 follow. Dai, così. Guarda il signor 2K Sports in association with Ovanes. the PiGiEi Tour are thrilled to present the season-long race for the FedEx Cup. Welcome back to our coverage of the Northern Shore Open. The final round starts now. Hi everyone, I'm Luke Elvey. Thanks for joining us once again. Championship Sunday, Rich. I love the final round. You can smell that success in the air. What about this player's opportunity today? Should be a lot of nerves. They got the lead. They've been sleeping on it overnight. That is never an easy thing to do. Abbiamo anche rischiato perché erano 18 e 14. They are playing Quasi well, 17 so they have that confidence going into the final round. But But this is going to be a tough afternoon ahead. We're going out to the 13th hole. It's been some impressive play to date, but the question remains, will he defend that lead heading down the stretch? Oh, good drive. That one should find the fairway. Around 110 yards to go. Now a 3-shot lead over the field. He's found the surface. Good chance here. Hasn't managed to birdie this hole this week. John, have you got a read on this one? What's it going to do? It looks like this one will move left to right. A well holed. He'll take the birdie. And this is quality play. Still on top of the leaderboard. The 14th is a par 5. This is his second shot. Non far from the green here, just in the greenside rough. Nice recovery there. It's just about 3 feet away. A really good look at birdie. Our leader is currently enjoying a 4-stroke advantage. This is one of those long par 5s. Good luck.
Oh yeah, this is pretty. Big bounce down the fast lane. Attaboy, good shot. It's been a good year. 3 wins so far this season. Buonissimo. Oh, just snuck over the edge there. No. This line doesn't look too tough, just in the first cut, right by the green. Wow, that almost went in the hole. A putt here to move to 16 under par. Okay, Henny, what's he looking at with this putt? This is a 12-footer here. Nice one. Poteva essere un Birdie of the day. What a great feeling being that far ahead with just 4 to play. The 16th is a par 3. Give me a layup number, please. I am not trying to find this green in regulation. I'm trying to lay it up and have a short little pitch shot for my second. Because if I take on this green and I miss it a little right, well, then I'm going to have a 60-yard pitch shot straight up the hill for my next shot. No, thank you. Give me a 4, and I'm happy to go on from there. Now lining up this putt, still some meat on the bone. And he's down there. You got a read? This putt back up the hill, moving to the right. Well, that looked like a confident stroke. This has got some intent. Oh. This one could make it all the way to the hole. Oh, Sì, so già close. inizio qua. And that should secure the par on this one. Our featured Sono player leads dominanti. by 5 strokes as we head to the next hole. Sì, This hole is a long par 4. Ideally, you want to challenge that bunker. You want to challenge the end of the fairway because you want as short of a second shot as possible into this minuscule green. Anything left shy of that bunker is going to leave a mid to long iron. No, thank you. That drive heading straight towards the cut stuff. Setting up this approach now from a similar spot to yesterday. Got some good vibes after yesterday. Trying to keep it up again today. Oh, look at this. Right down the throat. Yikes! And just a supremely accurate shot from way out. Right at it. Always nice to have a birdie putt. Look at him just surging ahead at the top of the leaderboard. And a chance to ice the tournament here. Holding the lead, playing the last. Oh, well struck. This drive's heading for the fairway in my eyes. Oh, what a wonderful play. Leading with intent. From around 120 yards here. For the next week. Oh, that is brilliant. Look at this one. Bellissimo. Well, that's right out of the top draw. A great shot from our leader. Another green and oh, that's a beauty. What a way to cap off a victory. just continually impressive week week in and week out. So good. Every single part of this player's game is spot on at the moment. Già. Tocca farlo. Well, that'll just about do it. On behalf of Rich B, I'm Luke Elving. Thanks for tuning in. Look forward to your company. Roba viaggia di fretta. Bellissimo.
Comunque potremmo rialzare la difficoltà. Sì. Cioè, nel senso, perché ora che abbiamo capito un po' di cose, Sì, sì, sì. cioè meno 18 vuol dire comunque fare un botto di... Sì, sì, sì. Vabbè, sì. Vabbè, più che altro sarà difficile vincere, perché comunque gli altri c'hanno la difficoltà, c'è uno standard, sì. 2 Già. e altro, capito? Vabbè, mo vediamo. Spero che non sia un Guarda quanti misi. 3 punti iniziali. 2 sicuro. No, sicuramente 3. Sì? Così. Mamma mia.
classico da passaggio con le sue segnali, intuizioni, è quello che cambia il monito del Cagliari? Assolutamente sì, è quello che può dare un valore aggiunto soprattutto nella fase di possesso, nella fase finalizzativa, realizzativa, perché poi il Cagliari è una squadra che quando si deve difendere si aiuta lotta insieme, ma poi c'è anche bisogno di quel giocatore che fa la differenza, che dà quel colpo, che dà qualità, che dà anche un valore aggiunto a tutto quel lavoro che la squadra ha inseguito. Mondiale, buona possibilità di rappresentare l'Italia mondiale, la mondiale, ma anche la testa più posta del doppio play, proprio per favorire la qualità di trasmissione palla verso questi tornei offensivi, perché hanno proprio le qualità che hanno, sono qualità complementari, hanno fisicità di inserimento, hanno qualità nel bisogno di gioco e i due play con qualità probabilmente per questo motivo. Solo qui ma va bene, qui a destra spesso non intendiamo sempre le responsabilità del primo pallone per essere esperienzialmente ha avuto un momento in cui il rispetto a quello è sempre per sul secondo palo come Coppa Italia. Alleluia. Buongiorno, il quarto gol e Napoli la sboccata con McTominay 1-0, primo corner e il Napoli colpisce il limite del Cagliari svalutato nella qualità fisica che il Napoli torna. È vero, però non si sa che il Napoli fa questo schema, si cambia palla con qualità che cerca il secondo palo, la fisicità dei giocatori americani e anche poi la bravura. Che ogni volta che si trova da tre partite è sempre decisivo, è sempre nel posto giusto. E qua la secondo palo con un certo la passa di scarpa delle condizioni diciamo questo
situazioni che mi piace fare almeno per come dire peccato per la difesa del grande così perché dopo pochi minuti sono sempre facile quindi forte partire signore così buona che non è sicuramente debito però la funzione è fondamentale questo è una questione non prende punto che se non è per il giocatore dinamico e invece poi ci sono c'è Italia che anche oggi fa poter avere una regata per le che un po' un momento della cosa di identità quindi anche a volte soprattutto quella abbiamo sempre un peso importante che si può avere risultati negativi a tutti i peggiori anche se il cambio non può sicuramente voglio l'innovazione dello scorso quando Gesù. Oddio. controllo, corsa poco spazio, riesce a crossare mentre tiene Gaetano la rivista per il lato. Depuratore d'area. Ah? Depuratore d'area. Dehumidificatore. Ma lei fa provi? Ancora no. Qui con la testa alta, scambio con il bellissimo. Alle sue spalle, voglio capire questo. Bocca. Olivera. Scambio, sbaglia McTominay con il tacco Gaetano verso Torruccio. La ripresa lo muove. Alza la pressione del Cagliari, arriva anche Rodriguez, Napolitano. Come cazzo faccio a dargli lo spin? Questa proprio di Napoli, bisogna che ne si arrabbia. Per palestra 5, dietro 5. Ma i punti li possiamo pure fare, il problema è che non faremo mai gli anelli. Porco Dio.
Beh, Andare sotto però. Cioè, se tunnel. Cici, giro. Ti prego. Scendi. Bravo. Vabbè, quindi dobbiamo fissarci sugli anelli sostanzialmente. eh sì, conviene fare prima gli anelli, primo giro di anelli e poi fare tutto il resto, diciamo. Sti punti. E this point. Cosa? Sul tavolo, Marco. Ma lo fa. Tendo a farlo. Scomodo le cose. Tavolo. Ah, ah. Parola d'ordine. Non te l'avevo mai visto. Spero tu abbia detto fulmicotone. No. Come no? Una crema, guarda. Una salvazione. Criminale. Malato. Criminale. Finisci sta sfida qua, Vabbè, facciamo due. Nessuno. Magari. Fateci. Sto componendo un. Ma ci arriva. È troppo in alto questo. Questo. Sì. Questo ci passa. No. Poi dovrebbe dare 150 punti per là, cioè. Già. Cazzo inizia a fare il bagnetto. Spau. Vai. Troppo forte. Oddio. Vabbè, quanti punti abbiamo? Non ho capito. 1400, non li possiamo fare più. Vabbè. No, ma... Ok, Ora per pochissimo. già. Allora, un po' di quello colore, Oh no. Il tappino. Ma questo sullo scrivania perché è nero. Che si dice? Hatzers. Perché due? Qual è il secondo? Lo so. Esatto. Ah, di sigarette?
Perché no? Questo è PiGiEi. Gianni Prezzi. un talento che non puoi capire. E lo trasuda talento da tutti i modi. Cioè, lo vedi e c'ha l'aura che non lo so. Goku o Gesù, dipende un po' dalle... per 100 punti. Vabbè che rifacendolo si potrebbe fare tranquillamente, sapendo come fare tutti i gol. Già, vabbè, te lo inizio. Vuoi provare a giocare? A gol. Sì. Sì. Molto figo. Cioè, partita di venerdì alle 6:30, non è penale. Sì. Abbastanza. Vabbè, però almeno sai, gioca una partita più o meno interessante, almeno gioca una delle top 4. No, chiaro, Fosse stato un Verona-Pisa, hai capito? Un Cremonese-Udinese. Io pensavo che col lunedì sera si fosse toccato il gol. Non l'ho mai visto che Non c'è mai. Ma la gente che lavora, scusa, cioè, poi perché mi fa vedere. Magari ci devono giocare altre competizioni. Sì, è abbastanza. Forse lo riesco a fare con questo, esattamente questo. No, vabbè, dai, abbiamo fatto anche una giornata abbastanza divertito e giocato. Solo che non c'è. No, vabbè, siamo andati uscito stamattina. Sono uscito stamattina a fare la spesa alla Beccherai, quindi non ho colazione. No, abbiamo messo un po' subito Poi sì. Stiamo cercando di capire se c'è margine per un cambio di carriera nella vita. Diventare giocatore di gol professionista. Mi sa questo discorso serio. Oh, non sa mai. uno degli sport più ricchi del mondo. Cazzo, giocano tutte le Questa è l'erba di Tom. È sempre la stessa. Dai. Ma ti ha dato una busta sola? Ah, ok, ve lo divido. Sì, si è presentato con un amico suo, Morris. Sto lendo, però, cioè, quei secchiaroni arancioni. Madonna. Non stavi? E niente, sto vedendo, dovrebbe arrivare un paio, almeno un'offerta oddio, è molto simile, cioè, dobbiamo prendere tutto il registro, quando piove qua, la noi una alternativa da quello là, è simile. Però sì, secondo me chiude un po' di più, Certo, ci sono anche per scrivere. Veramente oggi motore, eravamo. Avevo iniziato con la sei gol.
io, Fernando, Liliana, Tommaso, Ma che cos'è? Perché stanno protestando questo video? Non ho visto al VAR pure. Hai visto i convocati della nazionale? È sorpreso perché hanno convocato di un giorno alle spalle il Poloruscio stava alle spalle. No, stavano protestando per un fallo di Marinare, ma alla spalle. Ah, ma c'era la salita lì. Ma che è le practice di tournament? Sì. Oddio, è entrata? Ho preso la bandiera, mannaggia. Olivera. Sì. Ha fatto molto bene, è stato molto figo, perché l'analogico ti chiede tutto. Questo è un portamento di Savic. Giocatore del Napoli, stavolta non per un passaggio sbagliato, ma proprio per una scelta sbagliata dell'idea. Opportunità. Come sempre molto bravo Sportico che fa un lavoro incredibile, poi vedi, recupera la palla, non ha la giocata su quello russo perché è molto dopo forse sì, però vedi che stava rientrando anche Olivera, quindi ha provato questo tiro in diagonale, ma secondo me Buongiorno è stato molto bravo a seguire Poloruscio chiudendolo proprio in tranchetta. No. La sento 40. Dato nell'acqua. Olivera. Lo bocca. Ehi. Gutierrez con l'esterno per Benzema. De Bruyne, prima di ricevere, si guarda dalle spalle, ha studiato la situazione, scambia con Politano, poi attacca. Lo bocca, c'è Olivera libero, scelto. Movimento di Højlund, a dopo, interviene. Olivera, Gutierrez. Gilmore, sbaglia, regalo per Esposito, ha visto Milinkovic, fuori e calcio in porta. Mamma mia, triplo bughi per noi. Vabbè, ho fatto penalità. Calma, Conte. La calma, ma è molto arrabbiato perché veramente stanno sbagliando dei passaggi semplici i giocatori del Napoli, a volte che con la qualità che hanno non dovrebbero sbagliare, anche perché Canale la partita è molto chiara, il Napoli ha un possesso palla quasi totale, il Cagliari lavora quasi in un possesso, quindi più qualità mette all'interno del possesso palla, più il Napoli può essere anche decisivo nelle giocate finali per arrivare in zona finalizzazione. Gutierrez con le mani, gioca veloce da McTominay, scambio Gutierrez, attaccano a due, buona giocata, il terzo è dopo lo rallenta, arriva lo bocca, tocco verso Højlund, recupero di dopo con la punta avanti, poi lo ruscio, Olivera, prende il pallone, Beuker, buongiorno Beuker, guarda a destra Politano. Salanzano. Punta Rodriguez, non c'era doppio, lo sfrutta Politano, giocata bella verso la Mamma, veramente. se va veloce avanti non può, allora andiamo veloce. Federico. Era ancora su disco. Già. Sempre. Sempre, sì. Sì. Forse.
Forse. Haaland si gira in buca per De Bruyne, la presa d'Ossena. Suleiman. Beh. Pallone fuori gioco, può giocarla. Riesce a prenderla. No, non lo so. La rimessa. Arriva Rodriguez. Marco a gol. Napoli. Napoli. Senza guardare. No, rifai. Lo rifaccio. Occhio perché lì è una salita. Tecnico, ma anche prettamente fisico. Cioè io prima ho cercato di evitare la comica e lì a sinistra era tutta salita, quindi mi sono trovato sotto e adesso è un po' più complicato. Gaetano avanti verso il polo russo e dentro il Savic. A destra Politano. Sì. E lì fanno normalmente così. Vai. Va bene. Questo è tosto. Questo è tanto tosto. Fermati. Fermati. Per favore. Fermati. Ok. Par. Cioè fai il tuo, si chiama scegli il prototipo di giocatore che vuoi, tu abbia fatto quello più sulla forza, diciamo. E niente, che fai il torneo tra gli amatori Per entrare nel PiGiEi. Circuito, dimmi una parola. E niente, entri lì, fai quello che entri, ti stocca allenamenti, fai dei eventi con gli sponsor. Sì. Fai il test tipo a seconda di quello che formi ti interessano a te. Che adesso per me come l'ho data 3-4 giorni, no? Più o meno, sì. E non solamente il disco da fare. Potesse, sì. Sì. Ah, ok. Se non avevo collegato. È tutto loro. Speciale, se si dirà, si è organizzato. State mondiali con l'italiano. Ho fatto due par per ora. Comunque io sto dicendo che non so giusto per guardare. Ok. Oddio. Vabbè, se state a casa poi nel caso senza guardare. Sì, vabbè, d'accordo. Vabbè, comunque una certa tornerete. Ok, a dopo. Ciao. Ciao. Guarda che bel giro. Mamma che merda. Sì, ma è snervante. La prendo libera. Invece del tennis. Sì, infatti non è da provare prima tipo come fai sulla piazza di prova nei box. Però è non so, è proprio difficile fare un richiesta perché è una zazzina rusciata che Oddio l'acqua. De Bruyne, aggressivo Rodriguez, palla recuperata. E De Bruyne si arrabbia. Serio? Minchia. Esatto, la prossima volta gratis. Ocio?
Ocio? Vabbè, questo dovrebbe essere un birdie, credo. Ok, full birdie. Era andato in acqua prima? Eh? Era andato in acqua alla fine? No. Credo di aver fatto. Cosa? Anda così. $875 di sì. Scemo cazzo. Non lo so. Non ne ho la minima idea. Però va bene così. Cazzo, buono spettacolo. Già. $72. Vorrei. Quanti punti abbiamo giocati? 49. Chi è? Già. Già. Vabbè, no, però alla fine sta Alla fine della fiera siamo amici di amici pure, quindi. .2K Sports and the PGA Tour are proud to bring you the season-long race for the FedEx Cup. We're at the Arnold Palmer Invitational this week. Our first-round coverage is about to begin. It looks like a great day out there. I'm Andrew Catalan, joined by Rich Beam and Luke Elvey. Eddie Koyak is walking with the feature group, John McCarthy on the course as well. Rich, we're at Arnie's place this week, Bay Hill Club and Lodge. What can the players look forward to from this course? They're looking forward to probably the strongest test that they're going to have early in the season. This golf course historically is firm, fast, windy, can be cold at times. It's ruthless. It's going to call you out on bad shots, and even your good shots may not always get rewarded. This is going to challenge players mentally more than physically because the shots they hit aren't always going to turn out in the best of spots. Henny, what can you tell us about this shot? He's got roughly 105 yards sono arrivato a Beubel, a Boy, sì, sì. Treno che abbiamo scoperto c'è 3 volte l'anno. Quindi... Che cazzo di preti timetable è, cazzo? Che cazzo di un Amsterdam-Zurigo che viaggia il 19 marzo, il 27 di aprile e il 29 aprile e basta. This is a putt to get inside the top 20 on the leaderboard. Just needed a little bit more on that one. And just to finish off the par. John, give us an update. What's shaking? Hey guys, Che però we're non è checking in se devi with fare il Colin weekend ci sta. Morikawa as he Cioè, gets set for 8-8 his fai next shot here on praticamente the se 8th. parti da Amsterdam e arrivi a Zurigo, quindi... Has got this thing dialed in here, looking good. Let's factor that into the leaderboard and take an updated look. Quick look at the leaderboard, and it's a 2-shot advantage for our leader. Over to number 11, it's a par 4. Fatto qualche buca già? Poi siamo messi. +1. Porco Dio Gianni, ma cosa fai?
Look at that drive. He got all of it. This is about a 120-yard Hai visto Roma Bologna per caso ieri, Lore? 5 shots off the lead. Partitone. Sì. Sì, l'ho visto su Skype. Sì, manca la Roma, poi nei supplementari è calata la Roma, perché Gasperini ha fatto solo 2 cambi, Mato, guarda là. 3 feet remain. What a great opportunity here for a look at a birdie. No, Berti. And he moves to even par for the event. Sì. And the 12th hole, Rich, similar to the 4th hole. Arnold Palmer has really started to mimic front and back nines. He does. Oh, sì, fai una bella spa. Poi Castro ha fatto un gollazzo. You gotta avoid both those bunkers there, both right and left. You find the fairway. Again, Ho detto a Marco, il prossimo attaccante dell'Inter. to a green that sits above you. One of the big dangers here, though, is going long. That is a big no-no to miss it long on this 12th. John, talk to us. What do you got for us? Well, down on the 4th, and this is to Fee now. Okay, time to return to the action. He's setting up for his second shot. Just 3 back from the leader. Continuano a confrontarsi Gilmore e Conte. No, sì. Sì. And this player's really going after it here, Rich. Absolutely. Love watching a player be bold and be rewarded for it. Sadly hasn't made a putt all day. Hopefully that can change here. Okay, Henny, what's he looking at with this putt? This putt, it's a 45-foot putt. Yeah, that's well judged. He had the right line there. And this is what remains for a share of 5th place on the leaderboard. Gets that one to go down, and that's back-to-back birdies. Gotta like it. 2 in a row. He's Ma gli altri stanno indietrissimo e stanno già avanti. No, senza blitz, porco Dio. That's a disappointing shot. There was a game plan there, and that approach was executed nicely. Here's a putt to move into a tie for 3rd. No. That was close. A 3-footer coming up. He did a great job to limit the damage. In the bunker off the tee. Good job getting this back in play. And just in the first cut here. Okay, it was important to see that shot. Let's take a look at the updated leaderboard. As we take a look at the leaderboard, our leader is up by 1. Time now for a par 3. This is such a difficult hole because this tee shot lines you up over on the left-hand side where you'll find those bunkers. But if you bail out to the right, well, now you're running into a low area that you have a pretty difficult chip shot to a green that historically is the firmest and fastest on this golf course. Fermati. He's got this left for birdie. This is a good stroke. So close. This putt for par. Okay, moving on to the next. As we move on to the next hole, we show you he is in a tie for 6th place. Rimaniamo a -1.
Okay, Rich, first round is in the C'è books. qualcuno Our che sta featured partita al player looks Fantalore. pretty good out there. Little work to do, there's no doubt about it, but still plenty of good Ah, golf to ok. reflect on today with 3 days to go. Well, that'll do it for us today. For our entire 2K Sports crew, I'm Andrew Catalan saying so long, Titolare and solo we'll see you buongiorno. next time. Veramente l'altro mi sa che c'è stato un sfilivato, il primo non è stato formazione di Cazzo. Voi la recuperate? Ok. perché la stava mettendo all'ultimo non Vabbè, c'era proprio chiaramente. Ma ha scritto sul gruppo avvisando di sta cosa? Ah. Trattato e poi che sono in due. 2K Sports, in association with the PGA Tour, is thrilled to present the season-long race for the FedEx Cup. Welcome back to our coverage of the Arnold Palmer Invitational. The second round is straight ahead. Andrew Catalan here, pleased to have you back with us. There's a big X atop the leaderboard. Xander Schauffele at the top. He's got a 2-stroke lead as we get into the coverage here on 2K È la Sports. Madonna. And now to the play at number 6. Cioè, a sto punto, scusate. That's a really nice shot. Sitting at 1 under. Five iron on the way. Yeah, good job. This wind is getting up out here. Let's check in with John. He's got more. Well, I'm over on the 16th hole. This is Tony Finau's next shot. This is his 5th shot. Time to get back to the course. Here's a putt to move into the top 10 on the leaderboard. All right, Henny is with this group. Henny, what do you see? This one, guys, he's got around 9 feet. So close. A birdie putt coming up. This could be a big one. Okay, on to the next. As we take a look at the leaderboard, Xander Schauffele has a 1-shot lead. Out to the 7th hole. Oddio, Valestro. Non si vede. A lot to like about that one. 11 feet to the cup. He's staring down a birdie putt here. John, give us a read on this putt. This one's like going left to right, it looks like. So close to a birdie. All right, that one is behind us. Okay, let's take a look at the leaderboard. Our featured player in a tie for 8th. Over to number 8, it's a par 4. This was the scene earlier today at the 12th hole. He's a sharp shooter from short range, isn't he? All right, let's get right back out to the action. Now 2 under par.
Going with pitching wedge here. The wind was howling, but that didn't matter. 11 feet to the hole. Spagna Rodriguez, De Bruyne velocità, il numero 2 De Bruyne ancora lo scambio, Mina, De Bruyne. Absolutely writing a circle on the scorecard. And just a tap in left for par. Well, after an approach shot like that, Rich, that feels like a wasted opportunity. Par 4, 9th hole here. That's nicely done. A couple under at this stage. And that one finds the putting surface. It's a good shot. Some work to do, however. And now this for a share of 7th in the standings. John, have you got a good read on this one? This one's going to start out pretty straight, and then towards the hole it should take a little turn to the left. And just a little bit of clean-up work remaining on this hole. Trailing by 5 shots after that hole. We've arrived at a par 4. Players have looked at this hole differently over the years. It used to be just a layup shy of that bunker down the right-hand side. But with a favorable wind, we're seeing a lot more players take out driver and take it over that bunker, leaving a very short second to a green that is slightly elevated. And this shot from the bunker. Not as easy and straightforward as yesterday's par, so work to be done. Looks to have chosen the 7-iron. On the green now, but a bit of work left to do here. Scorecard filled with threes never hurts. Good putt to make this. Let's come off the blade beautifully. Right, but look at this. No! Cannot! Putting for par. And down it goes. John, you're down there. What's happening? Hey, Luke. Yes, I'm down here checking out Tom Kim as he gets set for his next shot here on the 14th. Let's take a look at the leaderboard as it stands. And as we look at the leaderboard, our player out in front is leading by 1. The 11th hole is a par 4. Okay, that'll play. This shot is about 130 yards from the hole. 5 strokes off the lead. Needs a little ground help to the left. Okay, that's going to play. An opportunity to get to 3 under. Henny, how tough will this putt be? A huge right to left swinger. That was close. Not a bad effort right there from long range. Big breaking putt. He just didn't quite read it right, but it'll be an easy par. And that putt drops, and we move on to the next. Here's a look at the way things stand. He is in a tie for 9th. Dai Gianni, no, poi.
Sì. Look at the leaderboard, and a major champion, Xander Schauffele, is in the lead. That will do it for us today. For Rich Beam, Luke Elvey, and our entire 2K Sports crew, I'm Andrew Catalan. Have a great night. Vabbè, ma poi secondo me... Però effettivamente dopo che... I primi 2 mesi ti sballi male, poi dopo... Cioè, se sei senza fare un cazzo, sì. Comunque sei senza fare un cazzo. Però se lavori... Sì. Cioè, quando lavori poi sai che nel weekend, se non sei singolo, che non fai un cazzo da fare, tra virgolette, che puoi fare i tuoi giorni che li fai. Get set for the dramatic season-long race for the FedEx Cup, presented by 2K Sports and the PGA Tour. It's the 3rd round of the Arnold Palmer Invitational. Hi again, everyone. Andrew Catalan here. Glad to have you back with us. The leader is 6 under. It's time to get it going on 2K Sports. Oh, I can hear the golf claps around the course. Second shot here on the first. A me capita ogni tanto che rimango senza e così il coffee shop ce l'ho a 10 minuti a piedi, anche meno. 10 minuti a dell'esercizio prima, Those are the shots you però practice sì, at the non range mi siedo in un over coffee and shop a over, fumare and tante boy, volte. does it pay off here. A A putt from 9 feet. He's sì, got hai capito, this è bello one se stai for con birdie. qualcuno, con gli amici, ok, magari mi capita con qualche amico che mi viene a trovare così, però altrimenti... We bring up the leaderboard. He is in a tie for 10th. Let's see what happens here on the second hole. Sì, parte alcune, sì. First one of the day. They needed it desperately. Now, next hole, looking for more. Sì, poi certo stanno alcuni che hanno anche magari lo spazio fuori, l'estate è bello. Stanno alcuni in centro che sono fighi, che ti metti là. Alcuni che sono un po' più visitabili sono quelli che magari hanno anche da bere, che ti servono anche alcolici, che magari vai con amici che si vogliono bere qualcosa, che non fumano, puoi andare comunque. Nicely hold. Staring down a very long putt here. Okay, Henny, give us a read here. A tricky little slider here, downhill, moving to the left. No, ma ti rompono anche il cazzo se c'hai tipo il tabacco sul tavolo. Che magari hai fatto una canna e lo sei messo in tasca e non hai usato l'erba maschia oppure quello che mettono loro sul tavolo, ti rompono i coglioni fortissimi. Dicono no, quello nascondilo, tipo, non lo fate vedere. Andiamo a muovere. Meno 2, però, cioè meno 4, sto meno 6 sta. Oh, look at this soar through the air. Ma sono brutte, porco dio. Ma che roba è questa macchina? Dai, è veramente inguardabile. This appears to be a safe shot. Really well done. 7 feet to the cup. Che cazzo ho visto? This putt is for par, and it would be a big one.
Wow, you hit an approach shot Cazzo, like guarda. that and still come away with a par. That Quello is a sarà bummer. stressato. To par 5, the fourth hole. Oggi noi affidiamo il futuro dell'America nelle vostre aree. Sicuro. Coraggio. Oh, that was pummeled into submission. Ma che ci manca? Non c'è. Il Brown? Let's head over to the 12th. Colin Morikawa setting up his shot. Just 3 No, magari strokes dopo back. c'era. Let's catch up with the current proceedings. Sitting at 2 under. Dopo c'era Un 7,5. stanno i vampiri pure. Cioè, ti sembra una buona giustificazione. No, infatti, non è una siesta. No, mannaggia Dio, no. No, mancato la collinetta. Porco. Well, this is one of those lies that dictates a shot. It doesn't seem like it's a tough one. Fanno più avanti. Carica poco. Che vuol dire poco? Meno di 82. Un poco meno. Fare un poco meno. No, non è più. How close was that to going in the hole? Boom, Great shot. boom. Fermo. Sì, sì. Madonna, meno male. Trying to get 2-3 under par with this putt. All right, Henny. What's he got in front of him here with this putt? This is looking to be 35 foot. Abbastanza, forse sì. Oh, he's going to like the look of this. That's a good outcome. That's just about 3 feet away. Per il par. Eccoci. Now 4 back No, after ma... that hole. Nemmeno 4. Let's see what happens here at the 5th. Centrocampo ci provavi per la prima volta se Pogacar a Milano Sanremo Tee shot is looking good here. Tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. No, 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 no. And taking aim from around 100 yards here. 4 strokes off the lead. Ma l'albero è un po' decorativo, i rami non esistono. No, i rami, cioè nel senso il tronco lo prendi, però And he bounced to the left le here. foglie tipo... And he's C'è safely una on the volta green with that più shot. fisica sulla Nintendo Switch, guarda. Sì. Con le foglie Now proprio left with this punti da putt to pallino. move into a tie for 8th. Now man on the ground, John McCarthy has been giving us some great reads all day. What's this one doing, mate? Pretty sure this one's moving to the left. Madonna, era That buona. putt seemed to lack the speed. Devo caricare un po' di più. And this putt coming up for his par. Down she Puoi provare. goes. Let's head to the next. Currently 2 under Tanto è for molto the semplice event. con l'analogico. Teeing off now on this par 5. No, pensavo ci fosse il driver. Bello. Capì, pensavo che potessi mettere la mazza più pesante. Vedi? That will definitely work. You know, Andrew, I think he's going to go for this one. Difficilissimo. Il vento è contrario però. Contrario? È in discesa qua. Quindi tipo qua, un poco meno. In questo quadrato qua. Sì. No. È buona, eh? Ah, era molto meno. Anzi. Fermati. That's how you take on a par 5. Ah, per Using the l'Eagle big però, muscles to giusto get per home and two there. che sono tre. Buono, vai. Sì.
Ancora di più. Quando basta il fermo, vabbè, si può fare. Sì, sì. 5 feet to the cup. This is such a great opportunity for birdie. And with that, he moves to 3 under par for the championship. Moving up the leaderboard. I like it. Gucci però. Gianni, te sveglia. Mannaggia questo. Meno 9 sta uno? Porco Dio. Only one round to go, Rich. It was another great day in the booth. Oppure c'è un posto su Liferando che mi ha consigliato Francesco che fa burger. Potrebbe provare. Non mi ricordo come si chiama. Ah, pure a me mi ha scritto Thomas comunque. Scheiße, Lorenzo hat mir 150 gegeben statt 100. Ma pensava che fosse sbagliato lui a mandarci. No, lui è proprio un cucciolo. Ma sì, perché quando ho dato, non so perché, ho soldi, ho preso un 50 e poi 5 pezzi da 20. Se no mi sono preso un 50 così. Ma come cazzo si chiama sto posto? Burgers. Adesso mi ha fatto la transizione da House Resort a Liferando. Ah, ci sta. Forse Magus. Anche sempre vinto per questo posto qua per 2.7 è il menù che dobbiamo dare. Non concetto. Stamattina vado in macchina. Esco, cioè arrivo alla rotonda lì della quella di benzinaia, dell'autostrada. Ok. E c'è coda per uscire proprio dall'autostrada. No, madonna, se no questo odiario pazzesco. Allora piano piano prendo, arrivo e non giro perché è tutto fermo. Vado avanti, arrivo in fondo, giro su le strasse e c'era un odiario pazzesco perché c'era una schiera piena. Sì. E io in macchina che arrivavo e passato uguale zero. Madonna. Ma tipo, non dico come uno stadio, ma sono io. Beh, immagino. Vabbè, quella moschea è enorme. Io ho trovato 2K Sports and the PGA Tour are thrilled to bring you the dramatic season-long race for the FedEx Cup. We're back for the finale of the Arnold Palmer Invitational. Let's see who will be crowned a champion. Vogliamo provare un burger? Vabbè, poi magari, cioè, magari ordiniamo, poi ce lo facciamo consegnare per bellissimo. Magari ordiniamo, ce lo facciamo consegnare per le 8:30. No, 8:30, poi fame ora no. Che prendo, bro? Questi posti sono un sorvento, o cinese o arabo. Cosa? Uno che posti che si chiamano sorvento, uno è cinese e italiano, un altro è burger doner e un altro è da tipo italiano. È quello che quando viene innestato crea qualcosa di più per questa squadra. Pizza Brada sta liberando qua. Vai, io prendo il Jack Daniels Burger menù.
Dai Gianni, deve essere un buon giorno. Mannaggia Dio, Gianni Peck. Oh, un birdie ne vedo. È un culo a Cristo. Gianni. Dobbiamo svegliarci. Now to the action on number 13. This one appears to be fairway bound. Esatto, però allora speriamo nel dettaglio, e quando parliamo di qualità non è che a capo di la qualità, allora parliamo di pulizia tecnica, che è un qualcosa di diverso, perché i giocatori di qualità quando sono uniti tecnicamente nei passaggi, anche quando i produttori, quelli che ti portano poi a creare un qualcosa di importante o quelli che gestiscono la gara, perché il Napoli comunque in mano il possesso, quindi meno passaggi sbagli, più All right, we can work with that. Here's a chance to get to 2 under par. Henny, tell us about this putt. Setting up this putt 14 feet from the cup. Come on. That one drops. As we move on to the next hole, let's take a quick glance at the leaderboard. Xander Schauffele on top by 1. This 14th hole is a par 3. This is such a difficult hole because it lines you up over on the left-hand side where you'll find those bunkers. But if you bail out to the right, well, now you're running into a low area that you have a pretty difficult chip shot to a green that historically is the firmest and fastest on this golf course. Opting for the hybrid, I think. Delizioso. No. It's fair to say that approach didn't hit the mark. Lots of greens in regulation today for this player, Luke. This is a surprise, missing this one. Almeno te la ritrovi vicino poi. Bellissima. Oh, wow, Rich, how good was that? Beautiful play chip for birdie. Eccoci. Cos'era io? Credo birdie. Oddio no. 3 colpi. Sitting at Roba -2 no? for the event. Robert. Welcome to the par 4 15th hole. Strong par 4, his dog legs from left to right. Don't miss it out to the right in that bunker. Not only are you hitting your second shot out of the trap, but also you've got some magnolia trees to deal with. This is a very difficult fairway to find because that fairway does chase away from you just over that bunker. This is a very strong par 4. It's coming up the sand. Immagino. Sure if it's enough, though. Immagino. E di solito la media, voglio dire. No, ma cioè, tipo una cinquantina proprio. Cioè, What an amazing shot. Sitting at 2 under par. Visto. Ah, cosa farlo? No, per il Punters will bogey. make these right on 5 feet. This will be a good bogey. And that putt drops. Now 1 under, heading to the stretch. Marco. And it's a 1-stroke par for our leader over the field. Teeing off here on the 16th hole. Mi sono insabbiato. That's a good one to build momentum on.
This shot from about 190 yards. That's the type of swing you want to take with you every time out. This putt to move Poi into dice the qual è top per 10. l'Eagle, per il birdie. Ah, non dice il numero però. Vabbè, ora siamo a -1. Sì. A -3 se facciamo questo. Ah, il punto. Ok. No! Just rolls by. Leggermente. This putt left for birdie. Vabbè, ho The fatto putt 2 dopo goes in. birdie. That's a birdie, and Ah, that's the vuoi- way you vuoi bounce tutti? back. Ma Let's go over to 17, the par 3. This hole causes more stress for the players, I think, than any other hole in the golf course, with possibly the exception of number 3. This green is nearly impossible to find, as it is so firm historically through the years. You find the green, you make your 3, and you're smiling earlobe to earlobe. A long putt remains. Henny, your green side. What do you see in this putt? This is just going right the whole way along. That's a pretty good effort. A 3-foot putt. Here's a look at how things stand. It's a one-shot lead. no, birdie ho fatto. Now to 18, the par 4. Ultima buca. Ok. Bello. Going and going and going. Calmati, calmati, calmati. Ok. This is a good 130 club. Pazzo. E la Madonna, l'ho sminchiato malissimo. That's a missed green. Vabbè, vabbè, Oh, vabbè. the wind Benissimo. wreaks havoc with another golf ball. And the mindset now is to get up and down from here. Va in salita, ok, quindi This is a 6-footer. no, solo per il par questo. He finishes with par on 18. Nel far uscire questo pallone deve creare superiorità numerica, questo lo riuscì non riesce ad andare nell'1 contro 1 nella maniera migliore. There's a lot of positives our featured player can take out of the week. Their game is close, isn't it? You can see it. They're very close with this finish. So that will do it for today. For Rich B, Abbiamo Luke finito Elvey, undicesimi, and ma our entire 2K Sports crew, I'm Andrew Catalan. We'll see you next time. poi vediamo che cosa pensano più che altro. Ah no, vabbè, sono contento. Ma comunque, no, ce ne abbiamo gli sponsor. Under Armour. Ah sì, eri in bagno mentre è successo. Sia Puma che Under Armour ce l'avevano fatto proposte. E ora abbiamo le scarpe Under Armour. Così puoi... Tutto fatto per poter giocare con Steph. Per poter fare le iscrizioni con Steph. No, adesso.
Così adesso. È tornata la Mizuno, questi pezzi di merda. Andate a morire ammazzati. Eccoci. È giunto? Ci ha scaricato. Ci ha scaricato perché abbiamo fatto male un torneo. Poi la difficoltà più alta, tra l'altro. E quindi ora non andiamo a pagare. Ah, c'è un punticino da mettere. Golden punticino. C'è il livello 30 il caro Gianni, il buon Gianni. Che allenamento faccio? Precisione. Perché la cosa figa lì nell'allenamento praticamente ti dà quello che fai in allenamento ti dà il posto lo fai la precisione ti dà il posto per l'attributo della precisione. La precisione che sono fatte parametri diversi. Molto tecnico, Oddio. è un extra spattista, no? Sa giocare bene la palla, la sa muovere bene tecnicamente, non ha paura, non ha personalità. Trovato De Bruyne in attacca, movimento di Oilund, De Bruyne va da lui, Mina. Rischia di perdere il pallone, McTominay, bloccato il tiro. Bello per Rodriguez, Politano tocca subito De Bruyne, di qualità, Politano da Gabriele, chiude il calcio alle gambe, gran qualità delle gambe da giocare. Quasi buca. De Bruyne, opportunità. Che qualità anche Politano con queste, ogni volta che prende palla in quella zona di campo li mette in apprensione i difensori del Cagliari, qua è stato molto bravo Caprile. Qualità alla palestra, Rodriguez col sinistro, la carezza con il destro, sposta il pallone, deviazione calcio, danno il del fondo. È tosto questo esercizio. Destra e Gutierrez. L'ultimo tocco dell'assistente che la revisione. Milinkovic. Politano. Ilmar. Versione McTominay. Sì, è difficile questa Sbaglia, Roy può riprenderla. Lo riprende. Anche mettendo fallo, calcio di punizione. Ah, ma avete ordinato, no? Reazione immediata alla palla persa, va a recuperarla subito, poi fischio a fallo, però è la mentalità quella che fa la differenza. Le cheese French fries. Io? Sì. Sì, Ma come we couldn't send your order? This place went offline. What the fuck? It's currently not taking. Aspetta, fammi riavviare l'applicazione.
già. Beh. No. Aspetta l'occasione giusta per poterli colpire, quindi il rimanere in partita è fondamentale. Alson Santos attacca Gutierrez. Doppio passo con la sua lavata veloce, arriva a Pedro, sempre puntuale, ha preso quella munizione lì per eccesso di aggressività, però ha giocato fino ad ora una buonissima partita. Buongiorno, il Morgan. McTominay. Libertà De Bruyne, stop. Imbucata verso Oilund, arriva questa di Caprile. Attenzione subito, c'è l'appoggio di Politano scelto, c'è l'appoggio di De Bruyne scelto. De Bruyne stop, ancora Politano. Secondo fallo McTominay in prima posizione. Politano la sposta rapidamente contro due. De Bruyne aiuta Don Esposito. De Bruyne bloccato da Gaetano. De Bruyne bloccato da Esposito. Ma dai, ma porca madonna, guarda là. Olivera vince la sfida. Timor, regressione rapida, palla recuperata dal Napoli. Gutierrez. Maturigliola. E cambia anche Pisacane. Che Kingston. Sto impazzendo. È difficile questo esercizio. È molto difficile. Più di quanto sembra. Gutierrez. Olivera. Alison Santos. Due superati. Va verso l'interno veloce. Superato anche il terzo e Mina. Il quarto viene bloccato dopo il rimpallo. Palla recuperata. C'è il scontro con McTominay. Calcio di punizione prima. Albert, il braccio di Mina sul corpo di Alison Santos. Lasciato giocare. Dato il vantaggio. Cambio di marcia e il dribbling Alex Sporting, un giocatore che lo abbiamo definito un talento, uno che ha qualità, spunto, a forza, a inventiva, quindi è sicuramente un giocatore che può fare la differenza perché le sue qualità, soprattutto in delle partite dove magari sono un po' chiuse, dove magari non si trova la giocata più. Sto prendendo il ritmo, devo dire. Sbagliato? De Bruyne alza il pallone verso McTominay. Sì, è verso pericoloso da quella posizione spara la porta. Molto bravo Caprile prima nell'intervento. Dai, mannaggia. Arriva, fatto l'ultimo. Anche l'ultimo. Isolamento di sport. Quindi così il Politano molto alto, del 50% del 50%, in tante occasioni non sfruttato grandi occasioni la Serie A, con una Politano però Caprile 1 contro 2 situazioni buongiorno giro Olivera. Puoi provare? Ma allora devi cambiare mazze più che altro, non è solo quello che c'hai. Devi fare le tue mazze. È tipo farla rimbalzare un po' prima delle zone gialle, cioè della serie T, esatto, tipo qua così. Si rimbalza e poi entra. Cioè, quella lì è abbastanza semplice in realtà.
Già. E mo sparisce, esatto. Sì, ora devi mirare le altre. Ma famiglia che gioca quindi? Boh, non l'ho più visto. Udinese. Palese. Genova Udinese, sì. Pazzia croccante. Buongiorno, McTominay. Fai accendino. Sempre prima, ho notato pure luce. Il basticcomane. Politano, io ho fatto il pallone ancora Rodriguez e c'è dove prima. All'uscita in questa Cagliari. Ma si sente per Sì. Cazzo, freddo. E dice Alison che un po' si lamenta, sta chiedendo a buongiorno quando muovono la palla di cercare di trovare di te. A differenza del posizionamento di McTominay prima, che era più dentro nel campo, lui tende ad allargarsi un po' perché gli piace prendere palla un po' più largo per andare a puntare l'uomo dentro. Lo spazio spesso occupa Gutierrez, la posizione centrale. Sono i cambi del Cagliari, Fixo. Chi ha due seguiti di no, tu a 149 euro su tutti i finanziamenti c'è autobene. Non i cambi, ma il cambio. Io la momentaneamente fuori dentro PiGiEi al posto del Federuscio. Adesso posizione centrale. Superato De Pedro, sulle mani lo blocca. De Pedro. Rodriguez, Sena. Olivera dopo, Olivera. Esposito. Olivera. Palestra, tocca il pallone, lo prende. Palestra attacca. Dentro PiGiEi aiuta dopo, si è liberato sulle mani. Il cross c'è, anche buongiorno. Calcio d'angolo Cagliari. In salto a bordo campo Federica. Di Rodriguez, Viola, quindi rimandando il suo rientro, PiGiEi ha fatto proprio il gesto, devi stare vicino a Esposito, di un punto e vicino vuole. Ha detto subito anche il Esposito, appena entrato in campo, adesso fa il corner Esposito. Sena, De Pedro, Rodriguez e Mina, vicino a PiGiEi. Davanti c'è Gaetano e Palestra. Mariani richiama. Dopo. Esposito alla lenta verso De Sena, fa la spunta fuori, l'ha bloccato, arriva Esposito, ostacolato da De Bruyne, arriva al fondo, non è riuscito a tenere basso questo pallone, è arrivato a quel giro di collo esterno, però aveva il corpo un po' troppo indietro, la palla si è alzata tanto. Buongiorno, Olivera. Alison Santos, difende il pallone, Alison Santos dietro da Gutierrez, dopo Olivera. Una buona tecnica del pallone. Movimento del Conte, quella ha dovuto gestire il portiere del Napoli. Gaetano. Sena. Rodriguez, sempre Esposito. Ha messo la terra. Rodriguez, verso PiGiEi, controlla e difende. Recupera dopo. A destra c'è Palestra. Scendo. La palla è lunga, è incredibile. Scongelato del Bombes, della pietra e delle lucette.
Nostro. Quanto stai? 10 li ho fatti. Vabbè, devi fare 5 su 5. Ma c'ho 4 dita. No, 5 ne hai. 600. No, giustamente. No, dietro. No. Così? Non lo so. Ah, ce le fa? Ah, vabbè, sì, giusto. Ah, lo fai apposta? Lo fai swing? No, boh. Oilund della pista lo cerca, Caprile come chiuso la interpretazione del ruolo mentre quello dello spazio riesce a metterlo Ulvera all'estero fallo e quindi assolutamente vedere da tutto per un avversario il calciatore che si è messo più falli nel nostro campionato a Copenaghen non è stato ben servito in questa partita per quelle che sono le sue caratteristiche, quindi dell'andare nello spazio sulla corsa, ma anche perché il numero è stato bravo a gestirlo. Ma ogni volta che comunque prende palla va incontro a si vede un giocatore che ha qualità, ha sicuramente presenza. Attenzione perché Esposito non ha capito le intenzioni di Brugge, ma in anticipo. Sì. Dopo il sbagliato l'ex portiere del Toro, Pedro, Esposito davanti alla messa corta, Olivera non prende bene di messa laterale. Inizia il riscaldamento. Mamma mia. Diventa lega. No? Fortissimo. Non l'ho passato. Se non l'accendi. Sono migliorato un sacco con i riflessi delle cose che cadono. Tantissimo. Jedi? Jedi fattone. Fossi Jedi normale le prendevo al volo, capi? Fattone perché mi cadono e le riprendo dopo. Certo. No, dopo sì. Per quello Sì. No? È caduto proprio dritto e si è appoggiato. Bellissimo, l'erba, sì. Stavo perfetto. Ah, c'è il player store, penso, c'è il mega torneo, penso. Poi c'è anche il Legends. Siamo qualificati. C'è nessun rivale, non c'è un nuovo rivale, cioè. Lei? Mi ha sfidato, sta puntata.
Mi sa questi dati. Cosa sbagliare era la consiglio ah sì. Sì, sì, sì. Io stavo sistemando. Bello, il signore. Rovescia! Oddio! Pazzissimo! 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 Perché ha alzato quello del Napoli la mano? Cioè, potenzialmente se non fallo per il Cagliari, quello ha alzato la mano. Cioè. Che cazzo vuol dire? Sì, sì, abbiamo capito. Però la questione della tua ragazza. Ecco. È tosto il cosa? Sì. Cioè questa qua la seconda erano 5 tiri per il VAR. Minchia. Vabbè, il più importante ci sta. Deve essere il più challenging, ci sta. Beh. Scendi. No.
Oh mio Dio, tutto perfetto, bellissimo. Sì? Sì. Ecco. Fatto di più del tanto. Non gioco da racchetta. Non posso uscire. Quando smattoni con qualcosa lo senti. Sì. No, perché c'è il soffitto? Cioè. Perché non posso giocare uno Skype? Cioè, è perfetto. No, non c'era scritto sta cosa che girava da quel lato. Stai barando il gioco. Stai palesemente barando. Figlio della merda, guarda. Vado, sì, vedi? No, più che altro la munizione dopo, che questo è il vantaggio, va benissimo, hai calcolato che lì è più avanti, vabbè. Però speriamo di stare a fianco. Voglio provarci uno. Sì, fermati. Fermati del tutto. Vai. La Madonna. Chi? Sembra il nome di un Pokémon. Ragazzo, ragazzi.
No, acqua. ha fatto il buono. Sì, col più Già. sono i 3 P. Il nome di un 3 tirate. Tipo all'interno dell'ora tantissimi calciatori, fatto De Bruyne, zona primo palo, la palla terzo di due. Pazzo. Sì. La sicurezza col controllo che inizia per il pallone. Non c'è successo. De Bruyne, Oilund, benissimo col primo controllo, Oilund, ma stai stata la bandiera, poi dopo. Il 3 Il Bayern con l'Atalanta ha giocato nel 2010. Yeah. prende proprio un giorno, 2 volte, pure con l'Arsenal Doman, 2009. Ah sì. Ha vinto Best Player. Non è saltato quindi non fa. Porco Dio. Le può. Mina molto riceve, della di rigore. Una prova a farlo sponda, questa volta non riesce a indirizzare verso l'area di rigore. Sulle mani. Dietro da Capelle. Ancora Mina rimasto avanzato. Federica. È libero. Salva lì. Sulle mani. Sì, va bene là. Va bene là e se fai 100% è ottimo perché rimbalzo e poi la persona prende. Cazzo. La sapietta. Buona, buonissima. Certo movimento, a destra cross, esce di Lintovic, ora più lontana. E subito Anderson, subito la compagna, Mina, altra palla verso l'Indy, c'è sempre Milinkovic. Al giorno della 6, io la mettere per riuscire a compensare una zona che è una zona del campo e magari mettere dentro i valori un pochettino più pesi. Il che secondo me il secondo tempo è tenuto bene il campo, è riuscito a giocare anche meglio nella fase di possesso, però negli ultimi metri non è riuscito a fare il pallone giusto, la giocata giusta. Vediamo, a sinistra, a destra. Questo è tosto, questo. Non basta fare. No, non vedo. Non basta fare effettivamente. Sono masterati. A destra. No, ma tu non ti... Vabbè, c'è il vento. Mina. La destra. Dietro, Mina. Che sta in fuori. E prende. Alla lunga. Quindi, poi quello. E prende. La testa addossare al palo di Viola. Non giri, un pochino.
Continua la corsa senza fallo per ostacolare tutti. PiGiEi basso strada contro Petrolio sulle mani Gaetano Mina sulle mani Cossena classico centrale per BMD vicinissimi proprio con la mano di Paletta punizione per il Napoli 89-1-0. Napoli personalmente è stato in un possesso di 5-4-1 proprio aspetta per giocare il Cagliari un po' libero, dopo lo aggredisce. Un minuto in più, dice Mariani al quarto uomo. Wow. Vabbè, per il fatto, vabbè. Sì, no, va bene, però capito. Già dire. No, quello mio. Tuo? La palla, pallina sbaglia proprio Cam, poi c'è 10 afflati così. Infatti anche si chiamano Puccetti, è tipo una specie di misto da fare il polaccio, devi vedere le polacche. Mi sono fatto portare una torta piena, quella Mamma mia, il più buona al mondo, la ripiena con olive, patate e olive nere, però tipo olive nere proprio spezzate, per questi rossoli, e cipolle, la mina. Di solito anche l'acciuga per loro. Così. no, vai. Con le
mani, torniamo in diretta palestra dentro verso Milan, sul contrasto di Nixoio, prende il vantaggio, lo prende di diretta per la palestra. Tocco avanti verso Dossena, altro tocco da Tenic. Falli la guardia. No. Diretta Dossena, giallo per Dossena, punizione per il Ah, ma sì. Perché no? 22. Niente Dossena. Potrei stare ammonito Rossina, ma sì, perché no? It's time to prepare for the dramatic season-long race for the FedEx Cup, brought to you by 2K Sports and the PGA Tour. From the pristine grounds of TPC Sawgrass, our opening round coverage of the Players' Championship is about to begin. I'm Andrew Catalan alongside Rich Beam and Luke Elvey, and we've got Henny Koyak and John McCarthy following the action on the course. Rich, there's a lot of money on the line this week. It's the Players' Championship at TPC Sawgrass. Take me through this course. Yeah, and none of the players will actually admit that they're going to be a little nervous about that money, but I promise they are. It's just a different golf course. There's no shot that really fits your eye. You have a tee box pointing one direction, a landing area that's a different direction, and a green that sits even more cattywampus than that. It's a golf course you have to have a lot of imagination at and not be afraid to hit the big bender and pull off some of the funkier shots, because you're going to be presented with them quite a few times around here. It's a goofy golf course that linear golfers such as PGA Tour players don't necessarily like. How about this birdie putt? Henny, what do you see in this putt? This one's going to gently meander from the left. That looked good, but just not enough pace. No, guarda, Dio, infame, guarda. Almeno 5 fine. We've made our way to a par 5. Drive it out to the right-hand side to get yourself a good look at reaching this green in 2. That is deep, deep rough. Hitting it over here in the first place was just awful. I would blame his caddy. That's a pretty good shot right there. Oh, that is beautiful. Here's Brooke Henderson. It's been so tight. She's tied here with her rival. Can she pull ahead now? All right, let's get back to the action. This putt from 3 feet away. A great birdie chance here. That one drops. He is climbing up the leaderboard after that hole. Stepping on to the par 3 third. Par 3, just 177 yards from the back, but this green is always firm. Be wary of that. Metti Simpson. Ah, ma sta iniziando già. Ah, sì. This is a 7-iron on the way. Wow, that was almost a hole out. Passa rimbalza da fianco. This putt for a birdie. Okay, John, what do you see with this putt? This putt starts out pretty straight. Towards the hole, though, it should move a little to the left. Looks good. Andiamo. Dai, però tu mi odi, cioè. 2 volte mi fermo così. Ma dobbiamo fare tutte? E di 9, già, benissimo. Bello. Teeing off on a par 4. Par 4, 384 yards from the back. A long snake-like bunker down the right-hand side to a cool little green with all sorts of movement on it. A very fun hole to play indeed.
that is going to work. That's a great position to be in after that approach. Nearly doesn't get any better than that. Amazing shot. He's got this putt for birdie. That one goes in. And he improves his score to 2 under par for the event. All right, Rich, the par 4. Strong hole, this one, isn't it? Par 4, 471 yards to the back. Drive it out to the left-hand side to give yourself the best angle for your second shot into this long, thin green. Oh, absolutely flushed. Siamo una squadra che sta costruendo anche un certo identità che noi vogliamo mantenere tale e per mantenerla è bello quello che devi conservare domenica con domenica, con squadre più forti, con queste squadre dell'Udinese che hanno dimostrato di essere più forti negli ultimi anni, ma secondo me possiamo raggiungere. È un momento di conferma, di conferenza ieri. Setting up for his third shot. 3 strokes off the lead. Oh, wouldn't that have been nice? Just a short putt remaining here. Trailing by 4 strokes. The sixth is a par 4. Par 4. Io non sto spiegando. Most players taking out a long iron or hybrid just for placement in the fairway. This green is surrounded by tall palm trees. Don't get caught out by one. Yeah, that'll work. That's fine. And now over to Brooke Henderson's next shot. She made bogey again, one back on the last hole. Here's Brooke Henderson. C'è un tiro e l'altro. Sia di golf che di canne. Mi ha fatto andare indietro. Non mi fa andare oltre 74. Non so. Vedi? Forse è il massimo di quella mazza. Ho capito, ma la più piccola. Poi c'è il putter. Vabbè, devo caricare poco, ho capito. Ocho. This one is going straight at it. Outstanding shot. High quality. Already had a few birdies today. Buono. Opportunity for another Per un birdie, no? This putt to move into a tie for 9th. Henny, you've had the chance to have a look over this one? He's got 10 feet here. I think he likes it. So close. Io. This is a par putt. Manacci. That was a sensational approach, Rich, but you've got to feel like an opportunity was lost. Currently 2 under for the tournament. As we go from a wonderful little par 4, we go to a challenging, longer par 4, the 7th. As you can see, there's a long fairway bunker down the left-hand side that makes you believe there's more room left than you actually have. It's just not there. Players should be looking a little bit further right. If you find the fairway, your second shot should be straightforward. In fact, Luke, I made a 2 here one time, so that shows you how simple this hole can be.
This shot is about 140 yards. Sì, no, assolutamente. Cioè. 5 shots off the lead. Sentiti libero e esprimiti. Variazioni durante la diretta, statistiche osservate in Africa, vi ricordo disponibile sulla nostra pagina nuova puntata di calcio, condizioni in tutti, di Dazzone in collaborazione con il Genere Live. Con lui, Guarinari, una pausa, poi vi aspetto qui tra poco in campo. It's a green seeker. Oh, this looks brilliant. He seems to have zero regard for the fact that he's playing against a multiple major champion here. Just firing off approach shots like that. Wow. Now 4 back after that hole. All right, we're moving along to the action at the 8th. Par 3, 237 yards in length. A brute, to say the least. It is a tough hole surrounded by bunkers. If you can make 3 here, you're a happy person. Going with 5 wood. This one would be from downtown. All right, John, which way is this putt going to go? Pretty sure it's going to take quite a dive to the right here. That's a pretty good putt from there. This putt from 5 feet away. A good look at par here. Here's a look at the leaderboard. Our featured player in a tie for 9th. Now to 9, the closing hole of the opening 9. It's a par 5. Sì. I like the looks of this. Io ho letto più 14, uno stava al tiro 14, quindi magari questa è la parte comunque di simulazione del computer. Okay. All right, bold. I like this play. Not a bad result right there. Sitting at 3 under. Big opportunity here, a putt for birdie. Henny is greenside. Yeah, guys, he's got 28 feet here. This putt on a good line. Sta l'ultimo tiro, oddio. Dio gira. You want to? No! Tap in left for par. Ho fatto birdie par, finito 9 per ora. Mannaggia la puttana. Però poi c'è comunque la parte di simulazione. Oh, birdie, attenzione. E bogey. Birdie. Bogey. Dai, porco Dio. Sì, ha fatto bogey e il rivale ci ha superato. Vabbè, ma che cazzo vuol dire, però? Ah, è soltanto round 1. Rich, what a way to kick off the week. A fun day in the booth.
My pleasure, my Spero. friend. Lots of memorable moments out Non there today. impazzisco. Hopefully tomorrow can produce much of the same. It's been a great day. We thank you for joining us. For Rich Beam, Luke Elvey, and our entire 2K Sports crew, I'm Andrew Catalan. We'll see you soon. Sì, sì, sì. Sì. Comunque abbiamo sbloccato una palla super mega smiao. Sì, sì, sì. È un Galaxy Opal. Cioè, impostarla direttamente. Mas. Sti cazzi. Facciamo vedere che abbiamo sbloccato una pallina. .2K Sports and the PGA Tour, proud to bring you the season-long race for the FedEx Cup. We're back for the second round of the Players' Championship. I'm Andrew Catalan, glad to have you back with us. As we check the leaderboard, there's a look at the projected cut, and our featured player is right on that line. We'll watch him closely to see if he can make it through to the weekend here on 2K Sports. I levrieri proprio, pensavo dicesse la roulette in That generale. is just not comfortable enough for this player. They need to play well. Time to catch up with the play on the 10th. Sì. Wow, he's going to like that one. Okay, Henny, what do you see down there? Yeah, he's got roughly 110 to the pin here. That's unfortunate. Looking to get up and down from here. That is the perfect position to leave it in. 3 feet to the cup. This is important. Big par putt here. Wait. On. To the 11th, and it's a par 5. Par 5, 558 yards long. Avoid the fairway bunkers on the left-hand side, and you might have a hope of going for it in 2. However, you better be brave and you better know what you're doing, because this green will call you out on the second shots if you're not careful. I like that one. Strong play, going for it. Ah no, uff. Non lo so, dinamicamente proprio non. Okay, green side, and the goal now is to get up and down.
Sì. Brava. Sì. No. Out of the rough into the hole. Thank you very much. Da qua, marca. In ottimo, Paolo. In ottimo. After that hole, our featured player is making a move. Ma l'hai fatto almeno? Hai capito? Sto portando avanti la carriera del nostro Gianni Prezzi. Io li ho a new design in the last couple of years. Water all the way down the left-hand side, but it's a drivable par 4. Most players will bail out to the right, but the brave ones will take on the green with their tee shots. 2s and 3s are easy to come by, but so are 5s and 6s if you get it out of position. Ma faccio di sponda contro la torre blu. Oddio, bombone, però perfetto. What an aggressive play. This has a chance. Matto. Vabbè, buono, dai, fatto. What a shot. Fantastic look upcoming. No, più che altro prima ci ha fatto giocare all'inizio, lei ci ha fatto giocare le ultime. We've hit hole number 13. It's a par 3. And this is a really cool par 3. You've got 3 distinct areas on the green, front right, all the way on the left-hand side, and the back right. Wherever they put the pin is going to dictate what shot shape you want to have into that green. I think it's a really cool design because it requires you to think about how you want the golf ball to land on the green and the way you want it to bounce. I think PiGiEi did a great job in designing this green. On the green, that's always mission number 1. A putt to move into the top 10. Henny, how tricky is this one? From the get-go, this is a big left-to-right breaker. Sì. That looked good for a while. Not a bad effort right there from long range. Big breaking putt. He just didn't quite read it right, but it'll be an easy par. Here's a look at how things stand. It's a one-shot lead. Welcome to this hole. It's a par 4. If you hit it down the left-hand side, the golf ball will chase a long way, but you'll be blocked out by some trees. If you hit it out to the right, you're going to be on top of the mound, but you'll have a really good idea of what's in front of you. This hole historically plays as one of the toughest ones on the back 9, and it's all because of where that green sits. It sits from right to left with a decent amount of movement in it. It is not straightforward at all. This hole causes players all kinds of problems. Apro rimbalzo. Bello. Good sounding strike, that one. Sì, fermo, Madonna. Oh, that's beautifully judged. This remains for a share of 9th spot on the leaderboard. Nice one. 4th birdie of the day. Uff. Cioè, c'è uscito il cappellino oggi, cioè non potevo entrare. Qui è 37. Players do hit through a chute off this tee shot, which makes it a little bit simpler, I believe, for the players. Bunker down the right-hand side is no good. La miglia male, capito? Con l'estro del nuovo talento. Miss it left into the pine straw, and now you've got some trees L'estro della nuova generazione. Finding the fairway is imperative. This green is no fun. You find the center of the green, and you might be able to putt every single day, but in all reality, you have to find the correct section in order to give yourself the best look at making a putt.
This one's going right at the pin here. That's a great shot here at the 15th. It sets up a look for birdie. And this putt to move into the top 5 on the leaderboard. Mark it down, that's birdie number 5. Gotta like it. La remontata, la remontata. Sì. Sì, solitamente poi alla fine arrivi che stai tipo quinto, 2 da 1 all'altro. Una delle prime volte abbiamo fatto, siamo arrivati a pari punti con uno in finale, nell'ultimo round, ci hanno fatto fare tipo il testa a testa, ci hanno fatto fare un'ultima buca, 1 contro 1, chi ci metteva meno tiri ad arrivare a fare buca, diciamo, vince. Sì. It really is not. You have to be brave Sì, to try and clutch. find this green with your second shot. If not, it could come up and bite you. Poi, capito, fai le interviste, puoi decidere se essere più spocchioso, se essere più umile. Noi all'inizio eravamo proprio delle teste di cazzo, capito? Okay. Super spocchiose, capito? Tipo, hai vinto, vabbè, che cazzo t'aspetti, capito? Se rispondevi così. No. Sì. Sì. That is outstanding. And that'll promote a good move up the standings. Trailing by a stroke after that hole. Secondi. Marco, sto facendo un capolavoro, Marco. Sto facendo veramente un capolavoro. When you play here in a practice round, it looks like you could just throw it on there. But when you're in a tournament round, it doesn't even look like it exists. The hole changes so much when the tournament starts. That's what I love about it. You just add 35,000 people who are having some fun and ready to heckle you. If you knock it in the water, good luck. Enjoy. That's why the fans come out here to 17 to see a shot like that. Nearly doesn't get any better than that. Amazing shot. That putt drops, and that's now 6 birdies on the day. As we head to the next hole, our featured player is currently tied for first. Always like to see your name moving up the leaderboard. Never a bad thing. We finish on 18. Se finisse così dovremmo fare la... It's just one of the most difficult, visually intimidating holes I think you'll ever face in your life. Somehow, Marco, try and hit it non down hai the idea. right-hand side of the fairway, keep it out of the rough. Sto in streak di birdie, eagle, birdie. Also keeping it out of the rough or that bunker short right. Okay. Listen, you'd be happy to make 5 here, that's for sure. 4s are magnificent. 3s are unicorns. They really don't happen that much. It is such a difficult, demanding finishing hole. Probably one of the toughest in championship golf. This one is right at it. That's another green and reg. I tell you, you just dream about days like today. Greens and regulation, spot on all day. Awesome. Oh, that's the way you finish. A birdie on the closing hole. Mamma che rimonta, mio Dio. Guarda lì. Ha giocato le ultime 9, tu? Già. Cioè, vedi la differenza. Il down e poi... Sì. Ce la lottiamo contro Seamus Power, il cugino irlandese di Max Power. Max Power. Marco, mi stai mischiando l'allergia, Marco. What a wonderful day for our featured player sitting atop the leaderboard. Looking forward to it, Andrew. Could be a fun day.
just a phenomenal day. We can't wait to do it again. For Rich Beam, Luke Elvey, our entire 2K Sports crew, I'm Andrew Catalan. Thanks for watching. Cerchiare cancellare e non mi ricordo se era data, giusto? No, non mi ricordo se c'ho messo direttamente il combo all'altro. Ma l'anno scorso sono giocato fino alla fine allo stato di riparazione, non ce l'ho svincolato, non me lo faccio con lui. E l'ha preso il primo e ha allungato. Però io ho preso male. 52.000 polli. Ma fa lo spareggio? Che cosa? Fa lo spareggio come dicevi tu? No, perché era il secondo round. Scusami, pensavo fossero totale 2 round, invece sono comunque 4. E la classifica in Sì, adesso siamo primi a tied, siamo pure noi due. Ma riparte sempre con lo stesso di status. Sì. Poi sinceramente non ho capito se le buche poi sono sempre le stesse, cioè nel senso dove stanno le buche sono sempre quelle, non ho capito se l'ordine è sempre lo stesso, uno se cambia con il corso del giorno. Una pallina incredibile da controllare. Ah, applicatore direttamente. Ah, Marco, ho capito anche perché stiamo facendo paura. Ho fatto paura. Ho fatto questa pagina che c'ha più 16 a fly. Oddio. Sì, mi sto facendo. Porca, non si piscia. Boris mi sa che aveva detto qualcosa del genere, Mariano. Era tipo come segno d'amore a Gesù non stavo urinando, ma non so, due puntati, mi ha fatto vedere lui e Armando perché sì, no, vabbè, cioè, specialmente se comunque ti piacciono i comici, sai, dell'era della Gialappa, queste cose qua, quelli sono l'umorismo è perfetto. Vogliamo Chilli Willy. Hermano che è vivo. Mi ha detto che è a cena. Ok. E che dopo deve tornare a casa a fare l'ovvio nel nostro fedele. Io le faccio di lui. 2K Sports and the PGA Tour are proud to bring you the season-long race for the FedEx Cup. Our third-round coverage of the Players' Championship starts right now. Welcome back, Andrew Catalan here. Pleased to have you back with us. As we begin the day here on 2K Sports, our featured player is currently 10 under par.
Fermati. Ho avuto un paio di volte per arrivare sul grill come approccio. Ho usato la mazza superiore per arrivare più. I think this one's coming in nicely. What an approach shot there. Brooke Henderson's wheels are turning after that shot. And she seems to be taking notice as this rivalry heats up. Here's a look at the leaderboard, and he is tied for the lead. Here's a look at the par 5 second. Driver not necessarily required here because you have to shape your tee shot from right to left, and if you're a right-handed golfer, that's not the easiest thing to do. So lefties have a better opportunity, I think, of finding this fairway than most with driver. From there, a second shot over a long bunker to a green that's very narrow, dotted by pot bunkers. Truly is one of the coolest par 5s on this layout. Scendere troppo, fermati. Stai fermo, ok. This is the third. And this one from 9 feet away. A little bird tells me this is for birdie. What a putt. Started this perfectly. He improves to 12 under par for the event. Teeing off here on the third. Such a cool little par 3. Love this green. There's a low section in the front and a high section in the back. And anytime they put the pin all the way in the back section of the screen, well, I tell you what, good luck on you. If you miss this green long and or left, that bunker sits some 5 feet below the surface of the green. That's a really nice shot. On the green, pin high, in a good position. This putt from 8 feet away. Let's quickly look at the leaderboard. Alma, Marco. Alma. The tie and now owns first place. Non lo so, quella domanda. Ma credo le prime perché non abbiamo visto le simulazioni. Cioè la simulazione, quindi saranno le prime no. Second shot, probably a wedge. 3 distinct sections to this green, the front, the right, and the back left. And all of them have their difficulties when hitting your approach shot into them. However, in my mind's eye, if you find the fairway, you should have a decent look for birdie. This is pitching wedge on the way. Bandierina, porco Dio. All right, the putter can come out now. Now a putt to get to 14 under par. John, your green side, what do you see in this putt? Pretty sure this is breaking pretty hard to the right. Well, that one was a bit firm. Not a bad effort right there from long range. Big breaking putt. He just didn't quite read it right, but it'll be an easy putt. And after that hole, our featured player is in first place. Quite often the hardest hole in golf, a long par 4. Huge mounding down the left-hand side that you want sì, ma la scorsa settimana. Down the right-hand side, to be fair, is ogni settimana lo a little further right of that, though. That's the water. You want no part of it. Second shot is downhill. Ma perché l'hanno appena rifatto dall'inverno, mo? Tipo una settimana fa, un weekend fa, si sono messi a rifare tutto. But one of the more benign greens on this layout. Lining up from around 160 yards. He's got a 2-stroke buffer. Fermati. Just putting on a ball striking clinic, it seems, today, Rich. Dare I say, Luke, this player has been in fuego with his approach shots. Another green in regulation. Quello spostamento a destra che a sinistra non dovevo fare.
Mannaggia Dio. Luke Donald once made all 400 plus attempts inside 3 feet on the PGA Tour. And just keeping it in neutral on the leaderboard. As we move to the 6th hole, it's a par 4. Par 4, 393 yards from the back. Most players taking out a long iron or hybrid just for placement in the fairway. This green is surrounded by tall palm trees. Don't get caught out by one. That's a high caliber shot. Really controlled the flight there nicely with that wind. He hasn't managed to birdie this hole, this tournament. Porca Madonna. And that should secure the par on this one. That's a disappointing par in the end after such a terrific shot in. Okay, holding steady on the leaderboard after that hole. This hole is a par 4. It's a pretty lengthy one at that. Okay. Par 4, 451 yards, all sorts of danger down the left-hand side. Hit your tee shot out to the right. Second shot, carichi facendo sotto e poi lasci. Non ti viene poi un cavolo. Time for the second shot here at the 7th. No. Forse un po' too much. Nicely done. Vabbè, salvage. 6 feet remaining to the cup. Nice one. 4th birdie of the day. And just checking back in with the standings, and he continues to lead this tournament. We've reached the 8th hole. It's a par 3. Par 3, 237 yards in length. A brute, to say the least. It is a tough hole surrounded by bunkers. If you can make 3 here, you're a happy person. Ehi, fermati. Mettiamo in 3. Credo. Trying to get to 15 under par. Henny, what is he looking at with this putt? From the hole, it's 39 feet. Jeez. Okay, good start at the junction. It's going to indicate right. Ah, peccato. Vabbè. Fermati. Bravo. Let's see if the player can manage a par. Okay, the putt goes in. Time for the next hole. Here's a quick look at the leaderboard, and he has a 1-shot lead. The tee shot at number 9. I think he likes that one. Vai, avanza. He has his eyes set E la in one Madonna. place and one place only. It's the green. Rallenta. No, non andare giù. Okay. Here's the third shot. Oh, almost had it. Pare di nuovo. Ah, birdie, ok. Tappo. Buono. Another birdie on the Sì, sì. scorecard. That's number Assurdo che hai 5. tagliato tutto con il Our leader has a 2-shot advantage on the field. E mo simulerà. E ora si gamba. È tutto par. Par.
Dai, un birdie. Birdie all'ultima. Vabbè, dai. Almeno non ha fatto il punto. Ci siamo. Comunque dovrebbe essere buono. Cioè, puoi controllare il principio del bombettino? Only 18 holes remain, and our featured player is in first place. Just a slim lead with 1 round to go. There could be some fireworks in this final round. Well, that's it for today. On behalf of Rich Beam, Luke Elvey, and our entire crew here at 2K Sports, I'm Andrew Catalan saying so long. We'll see you next time. Dai, lasciare un attimo là così rimangono caldi. Come ci spostiamo di qua? Ah? Ah, spegni. 100.000 followers sono 2.000 ma che dia? Dominato. 2K Sports, in association with the PGA Tour, is thrilled to present the season-long race for the FedEx Cup. Welcome back to our coverage of the Players' Championship. The final round starts right now. Hi, everyone. I'm Andrew Catalan. Welcome back. And, Rich, the final round is underway. Our featured player is in first place. Just leading by 1, however. Any sort of hiccups, and that lead could disappear awfully quickly. He's got to be sharp today. Let's get down to the first hole. It's never easy to close things out. This is the time to get it done. Occhio a russo, occhio per cui posso prendere. Scusa? Per russo Davide. Che deve fare questo? No, pensavo sto parlando del nostro rivale. Infatti. Esplorare qualsiasi soluzione. This is a bomb. Time for the second shot on the first hole. This is on a fantastic line. Well, that's the way to start out. A birdie look at the opening hole. Tap in birdies. What a beautiful sight. No change atop the leaderboard. Ma ha finito Brooks Henderson, è morto già.
Secondo me non facciamo tipo 3 double bogey. Cioè. Drive it out to the right-hand side to get yourself a good look at reaching this green in 2. Vabbè, però stiamo gli altri dietro. Okay, Henny, you're right there. What do you see? Guys, you know the worst lie you've ever seen? Yeah, time's up by 10. This is nasty. No, no. Ocio. Mario, fermati. Here's the 4th shot. That nearly went in. The par putt. As we head to the next hole, our featured player is currently tied for first. Stepping on to the par 3 third. Par 3, just 177 yards from the back, but this green is always firm. Be wary of that. Oddio, che giro di merda gli ho dato. Let's see if 8-iron was the right club. Not super tight, but a makeable putt. This putt is from 16 feet away. Okay, Henny, give us a read here. Andiamo. Safe. And the birdie putt drops. Our featured player continues to look good out there, currently in first place. Here's a look at the tee of the par 4 fourth. Par 4, 384 yards from the back, a long snake-like bunker down the right-hand side to a cool little green with all sorts of Luca. A very fun hole to play indeed. It looks so good for so long, but now it's first cut. Camarelli Luca. The mission is simple here. He has to get up and down. Man, that was a good shot. All right, going to need this one to save par. Non ci I thought that was going down. Yeah. Just a little work to do for bogey. Here's a look at the leaderboard, and he is tied for the lead. Vabbè, lui c'ha una buca in più. Par 4, 471 yards from the back. Drive it out to the left-hand side to give yourself the best angle for your second shot into this long, thin green. Handy effort, that one. Buono. Yeah, quality shot, that. You know what? That deserves a golf clap. And this has been a hole he's unable to take advantage of so far for this event. What are we looking at for this putt, Henny? Setting up this putt 10 feet from the cup. What a nice line. What a putt that was. No movement up or down on the leaderboard for this player. Siamo di nuovo primi in solitario. The 6th is a par 4. Par 4, 393 yards from the back. Most players taking out a long iron or hybrid just for placement in the fairway.
This green is surrounded by tall palm trees. Don't get caught out by one. That one just a bit too far offline. Let's see if we can get this one up and down for par. Finito. Perso. Bellissimo. Già. E questo era per il par, quindi... Oh, that's the hands of a surgeon. Lovely touch. And that was a bogey by our leader, so the rest of the field feeling a little opportunity here to close the gap. Our featured player is leading with Jordan Spieth hot on their heels. Let's head to this lengthy par 4. Difficult par 4, 451 yards, water and sand all the way down the left-hand side. Sì, volevo solo lasciare un attimino con il friggitrice, però and sprint to the next hole, making 4. That one's just going to catch the light rough. Second shot here on the 7th. He's hit that one well. Will it get there? I didn't see that outcome from that lie. That was great work. This putt is about 8 feet. This for a birdie. Pessimo Mongia. Now that's got to be frustrating. Hit such a great approach shot in, but wasn't able to convert. Over to number 8. It's a par 3. Par 3, 237 yards in length. A brute, to say the least. It is a tough hole surrounded by bunkers. If you can make 3 here, you're a happy person. This player could breathe a sigh of relief. It stayed on the fairway. And the mindset now is to get up and down from here. A chance here for par. John, give us a read on this putt. This putt's going to go up the hill and to the right. And that's a par. Things are tight at the top. A featured player shares the lead with Jordan Spieth. Teeing off here at the 9th. Absolutely tattooed that drive. Okay, we've got about a 240-yard shot here. Currently tied for the lead. Five wood is the choice. What a great shot on the par 5, on and 2. Always like the aggressive play, going for it in 2 and get rewarded for it. Oh, this looks good early. All right, not bad from there. Now this putt for birdie. After that hole, our featured player is in first place. Jordan Spieth right behind in second.
Oh, Birdie. Vamo. Birdie, ancora. Ah, adesso. Cerca colombo, anticipo il Cavasele a ribalzo a tale destra di fuoco. Capito? Ecco. What a tremendous win for our featured player. And Henny, I feel that the rivalry gave them a little bit of extra juice to close out this win. Oh, undoubtedly, Andrew. I was so impressed with this player. Not only for the level of golf they put on display, but the level of confidence. It's onwards and upwards from here. Well, that'll do it for today. For all of us here at 2K Sports, I'm Andrew Catalan. Have a great night. Siamo arrivati a quota 8, basta essere centro, ha anticipato il team contro la pala Elliotson, si avvicina anche Messias, 3 uomini contro 2, possono notare questa superiorità Genoa. Messias, adesso è entrato Davis, per scuotere un po' la difesa. Una fase non così facile per l'Udinese. Malinowski, se la aggiusta Malinowski, si è messo non all'altezza del precedente. Si dice la porta, si avvicina alla porta, poi a piede caldo, ci ha provato ancora, chiude un po' troppo qua il tiro, ancora una volta il Genoa gioca bene palla a terra, la muove bene questa palla, trova sempre il fardo per giocare, ora che vediamo l'ottima intuizione di colore. Due giocate strepitose, sia quella del Grosso, palla nativa. Questi colpi anche sul piano tecnico un po' ma se proprio fece con il Lecce contro il Napoli una partita che sbagliò un calcio di rigore ma sicuro evidentemente da lontano che quest'anno gol di quella cattura ne ha trovati e quell'asse con Malinowski è qualcosa magari con forme geometriche di passaggio diverse però si è già vista nella stagione del genere. Risponde Davis, Zaniolo tiene a distanza l'avversario, vuole subito calciare Zaniolo, aveva lo scarico per Natale, prima volta che ha intravisto la porta, subito trovato Zaniolo. Qua tutto bene, molto bravo Davis, anche Zaniolo soprattutto non lo so, però la deve dare, deve dare la lontana, aveva fatto per Dani, egoista in questo caso, perché per carità aveva il passo corretto per andare poi a puntare, andare a calciare, sbaglia la scelta. Stessa contro Vitigna non vi è arrivato ad accorciare Christensen non vale gioco Vitigna Marcanelli un'apertura per Messias applauso per il tuo il suo numero 10 per Marcanelli spesso belle parole per Lude Rossi ha detto centrale che ha fisico europeo da Champions League ha fatto un paragone con impressioni ad esempio di Arsenal e Chelsea sul piano fisico e vedete che si ricorda un po' il primo studio quello che ha conosciuto la magari un po' acerbo su alcuni aspetti anche sul piano tecnico però una fisicità notevole sicuramente una delle belle novità a livello titolare di questa stagione del genere un ragazzo cresciuto in casa arrivato nel settore giovanile nel 2021 adesso è diventato titolare Paese Genoa sbaglia la palla orizzontale anche le gambe regalo Vitigna punta e calcia c'è una deviazione una volta che è il cammino orizzontale sbaglia questa palla non è forte la va a intimire Vitigna questa con la punta probabilmente va a calciare va a puntare la difesa guarda che c'è il fuoco degli altri ha rimediato al suo stesso errore anche nel campo mettendoci il piede poi l'ha potuta solo guardare cambiato posizione Vitigna ora piazzato
il gruppo quasi sul secondo palo, adesso lo vedete. Batte Malinowski, palla profonda, Vitigna al volo, schermato. Vedo, sono ancora sui difensori. Infatti il portiere per un attimo ha pensato a una palla diretta. Fredrucca. Vedo. Che Siasse. Con la pressa vicino, Vedo la gestisce molto bene per il sbaglia però lo scarico Messias, recupero di Camarà che punta, vede la porta, trova Zaniolo, Zaniolo scarica ancora per Camarà, sta sotto il pallone, deve sta a metà il passaggio. A livello tecnico sbaglia. Mancandalli si lancia col petto in fuori in avanti. Malinowski, smarcato Norton Capri, Malinowski, l'altro mezzo esterno, poetico, Norton Capri, prova a puntare, fuori Malinowski, di prima Malinowski, stavolta non si ordina, si qua prova a calciare, va a scivolare, invece l'ha anche un pochettino più lenta in Norton Capri per farlo coordinare meglio, però ancora una volta cambio di gioco perfetto di Malinowski, se li vedono sempre meno su questi cambi di gioco. C'è un'altra chiamata in nazionale per il playoff, che la sua traina trasferta si punta al mondiale che si degrada l'11 giugno, tutto da vivere sulla zona. Le 5-4 sfide della FIFA World Cup saranno soltanto sulla nostra app e sono già incluse nel nostro abbonamento se siete clienti la zona Food o Family. Prolunga il Sigue, petto di Zaniolo, porta il pallone sul palo. Giovanni del Genoa per Zaniolo, oltre a rapporti molto stretti con De Rossi. Insieme Camarà, cosa da tre quarti, palla che gira dentro, la può passare anche nel cambio, la trova Esigüe a sfidare Norton Capri, prova ad allungare Esigüe, ci mette la punta Norton Capri, il Tinese torna a farsi vedere. È molto bene qui Norton Capri, che non si fa saltando come ha sbagliato inizialmente il tempo dell'intervento e dell'intercetto. Qualcosa, Cavasele a Taura, Cavasele si avvicina all'area piccola, Tà rimane fuori, battuta di Zaniolo, Cavasele schiaccia di testa, questo è un asse che si è già visto nell'ultimo periodo, gol di Cavasele 10 gennaio con il Pisa, 2 marzo con la Fiorentina, in entrambi i casi sul corner battuto da Zaniolo, con una palla proprio in quella zona, sul secondo palo, concentra un po' più veloce, un giro un po' più lungo, invece che mettere quasi una ferma, non riuscita tanto, la soluzione di cerca l'Udinese, aperta con l'Atalanta, se la segnala, sempre una palla indirizzata lì verso il secondo palo. Sarà un minuto di recupero, principale sarà calato il coordinamento, molto grosso, complessivo da giocare, finora senza gol, in diverse occasioni a volte, soprattutto dal GM con le due traverse. Malinowski, che ha fatto il campo, questa si è fatto il campo, seguito dai sicuri, il guardo tra loro, deve metterci la testa dei sicuri, deve offrire rimessa, no? Ma intelligente, poi metti in difficoltà con il difensore che guarda più dietro, con l'uomo alle spalle, perché dici, non da smanzare i nostri asciuga il pallone e Stigata. Preludio a una rimessa libera. Poi spinge lavorare il pallone. L'altro numero 9, Kian Davis, buona assunta dalla sua squadra, buono il tempo, che si è smarcato a tappo. Adesso si vuole spalle, però a ripulire il pallone a tappo. Rischia Ferraris per l'ultimo possesso dell'Udinese, 15 secondi.
la squadra di Udinese, deve spiegarsi in casa. Cazzo, eccola la palla di Camarà, di destra all'aria, attacca, quindi il posizionamento dei compagni dentro l'area, Solera, accompagna l'azione, prova a impegnarsi dentro, Solera, Camarà, il cross passo, Vasquez libera per una deviazione, però ha attraversato metà dell'area di rigore, il cross di Camarà, quindi no, un rischio. Lo ha corso, nessuno per attaccare la porta, quindi c'è il primo tempo 0-0, la Genoa e Udinese, primo spot. City o SUV. Find your city SUV. Scopri Skoda Kamiq. Tuo con anticipo 0 e TAN 0. Tag 096. Rientrano gli spogliatoi le squadre, nessun gol nel primo tempo tra Genoa e Udinese, rientrano anche De Rossi e Runieri, qualche pensiero per l'Udinese ha sofferto soprattutto negli ultimi 20 minuti, due traverse colpite da Genoa, ci prendiamo una pausa, poi vi aspetto qui per l'intervallo. Le Serie A e PiGiEi hanno presentato la Serie A in live. La fame di calcio non si ferma mai. A quella di gusto ci fa rifare. La ristorazione PiGiEi anche in casa. Serie A in live. Nuove passione che ci unisce. L'automatica sport. Lo sport in testa. Questa trasmissione è presentata da PiGiEi. Come il tiro in porta che mi aspetto stasera. Come le partite consecutive senza sconfitta degli ospiti. E i gol che farà la loro punta. Come si può dire telefono per unirvi alla Zona Club, il club dei pronostici e delle analisi sportive. Fino a 1100 km di autonomia e fino a 1100 ricordi. Gamma Renault Full Hybrid Tech senza carica. Da 109 euro al mese con 2000 euro di bonus sul finanziamento. Full Hybrid Tech Experience, 21 e 22 marzo nei nostri showroom. Sì, sarebbe bellissimo. E invece no, appena fatto. Questa è dove devo aspettarlo. Aspettate davanti prima, sai da dove parte una scheggiatura? Da un sassolino piccolo così. Quando colpisce, lo senti. Splash! Una scheggiatura. Fastidioso. E potrebbe peggiorare. Se è più piccola di una moneta da 2 euro, noi la rifariamo. Chiedi di più Urano e il centro carga ski vicino. La nostra resina speciale è una presa nuova. E se sei assicurato, intervento. Nota subito su carga.it. Nuova grande fanno. Da oggi a partire da 14.950 euro. Aperti sabato e domenica. Signore, come si chiama? Allora, che? Come no, la scarpa. Quella che vedo un po'. Nuove scarpe da lavoro. Nella vita c'è chi parla e chi lavora. Scusate. Nella vita. Cosa?
godo lentamente e tira in questo sport c'è chi parla e nessuno lo ascolta. Veicoli commerciali forti, sempre restringito per il lavoro. Sono vicino a Wolf. Oggi noi affidiamo il futuro dell'America nelle vostre abili. Coraggio, mentre è unica sono. Soltanto un ragazzo. Dove hai imparato a lottare così? Ti uccideranno, talmente sei mazzo oggi. No, quello. Avevo avuto io 4 fulmini. Di 4 immagini. Rieccoci a Ferrari, sempre per mano di Genova Udinese, 0-0 gli altri numeri andando a vedere, mi sembra includere anche i tiri, e credo che sono 0 tiri porta per parte, se vogliamo perfetto, però al primo tempo magari rimanere in maniera più approfondita tra i peggiori a livello di produzione offensiva di tutto il campionato udinese, 10 tiri del Genoa, ci sono stati un paio di traverse, adesso andiamo a rivedere tutto, la certezza che dopo una ventina di minuti di equilibrio il Genoa ha cambiato passo, e l'Udinese ha fatto fatica, sarà questo passo a partire, se vogliamo dal 25esimo, mettiamolo così, il calcio d'inizio della partita, il calcio da prendere di Malinowski. Il fatto che in questo primo tempo ha creato di più, ci ha provato di più rispetto all'Udinese che senza solo vedere. E questa è un'altra opportunità, ho avuto solo un paio di minuti dopo la vittoria, si è aumentato un po' anche Colombo per l'uscita due cogli, scagionato, il pallone toccato prima dell'impatto sull'avversario. Questo è uno schema bellissimo studiato dal Genoa, con lo scambio di posizione iniziale tra Bettini e Colombo, lo stesso Colombo a trovare la girata verso la porta, la seconda attraverso del Genoa sinistra, la faccio commentare Lo aspetto in cosa fa di Colombo, l'abbiamo detto, la Messia quasi si lamenta di questa palla, ma lui trova una palla incredibile qua, un paio di questa palla prende sarebbe entrata, invece questa mediazione permette fa sì che questa palla la risultanza del codice decisivo, la loro giocare il pallone e mandarlo in maniera ancora più convinta sulla traversa, l'ultima opportunità è questa, la Vitiglia con deviazione, Colombo si chiede come non si è entrato quel pallone, forse come il suo Genoa sia ancora solo 0-0, dovrà fare un secondo tempo diverso, sicuramente l'Udinese, vi ricordo che domani dalle 10 inizierà sulla nostra app la diretta integrale della Milano-Sanremo, Van der Poel, vincitore del 2025, all'interno dell'app di Dazzone, un'altra pausa che aspetto qui, hai appena visto la giocata del tempo e più e partecipa al concorso. Mi avvicino ai playoff. Sapevi che nonostante le due recenti mancate qualificazioni, l'Italia è tra le 4 nazionali più presenti in Coppa del Mondo? Secondo gli operatori, questa può essere una volta buona per tornare in una fase finale dei mondiali. Gli azzurri sono favoriti nel percorso A, a 1,55 su William Ile e Radet, 1,60 su Netbet e Netwin e 1,66 su Bet365. Buon divertimento! Inquadra il qualcosa per consultare la schedina dedicata. Maledetto. Mentecato. Nuova TF3 full optional di serie e più una tasso 0 a 199 euro di STF 4 disponibili anche su dietro. Un'altra casa, una passione, da 1 euro posso e invece così minuti di autonomia, 750 euro.
Io le giornate che non sono fatte giornate più via quelle che non sono state oppure via quelle che non hanno mai vinto il premio, quindi ora è giornata del nuovo. Esatto. Se perdi il controllo del gioco, la Se cerchi Mario, sai sempre dove trovarlo. Su Mario Kart World, tra piste e modalità inedite. Nella meraviglia di Super Mario Bros. Wonder. Ora per Nintendo e salti a prove e Super Mario Galaxy. La sua casa Nintendo Switch 2. O c'è il festa, o giochi modalità di gioco e uno schermo grande. Questa Nintendo Switch 2. Adesso usuario. Anche per la tua assicurazione. Questa trasmissione è presentata però allora scusate, PiGiEi si sente un bel po', cioè la cosa figa è che proprio tu mangi proprio un bel dolce, sai, un dolce, capito? Anche se è però è per tipo che sei che ti mangerai. Lo fai mangiare a qualcuno che non sa che è dentro. No cazzo. No, vabbè, cioè, lo sente. Allora, se è uno che non sa neanche che cos'è l'erba, non ha mai fumato l'erba, hai capito? Cioè che È pure buono con mazzi. Infatti ci sono TikTok, è un po' pieno ultimamente di video che dicono appunto che questi tortini sono belli dangerous per i turisti perché stai male. Facevano anche, ora non so se perché ogni punto c'è di essere, la terra questo cosa da una parte. Un altro Photoshop invece c'hanno top. C'era la Sherry Bomb che era praticamente con tipo una roba alla ciliegia sopra, buonissima. C'era quella al limone pure che era buonissimo quella al limone, non la ricordo. Era buono. Boh, sembrava tipo una sette peli, però era il limone, capito? Il cioccolato, capito? Era un dolce da frigo, tipo qua, sì, perché la tagli una mousse, capito? sì. Esatto, sì, che c'è la parte sotto, tipo pan di Spagna, e sopra c'è tutta la parte di mousse che era il limone. Creativi è facile, Buonissima. E solitamente sopra, ora ci manca su questo qua. Solitamente sopra ci mettono il logo del brand fatto in cioccolato bianco. Che è bellissimo.
È tipo il Pong con le bellissime. E loro fanno anche le spedizioni online in realtà, di merchandising sicuramente, però non so se anche di prodotti. Sicuramente di semi, perché comunque, ti ripeto, fanno proprio le sperimentazioni, c'è nei laboratori dove fanno i semi loro, tipo anche il fumo che fanno, il white chocolate, quindi costa 8 euro. Sì, esatto. Per entrare in Genova, c'è un cambio udinese dell'anticipo io c'è la propria tappa per seguire la partita del primo tempo. Sì, che poi la cosa bella è che tu vai lì e loro sono vestiti tipo da farmacisti, perché tipo la farmacia dell'erba, diciamo. Bellissimo. Nella gara di andata, squalifica, vedremo se anche dello sembra toccare qualcosa, sicuramente in cambio ci sarà la Udinese, che ha citato le stampa anche il mister, l'allenamento anche su di lui, giocati soltanto 10 palloni, giocatore che ha giocato meno nel primo tempo, ha ricevuto 3 passaggi in tutto il primo tempo, Oddio. che ha ricevuta Occordi, portiere, Me. Soleclis e Me. difensore. Ma soprattutto mi fai 10 palloni in cui onestamente non pensavo mai potesse arrivare a quel numero, perché forse la fede contro il testa non c'è stata, però servono 12 pochi di più, 600 partite in carriera, per Costa Rica che Mamma mia, costa il nostro campionato. Abbiamo una carriera con lo Stoccarda su FIFA, qui l'allenatore costa l'11. In quota resta circa per il 2027 a rilanciare ancora di più il progetto udinese. Cambio dunque dentro Pietrowski al posto di Arturo Attap. I ragazzi che invece conosce bene, lo ha lanciato ai tempi del Codone. Quest'anno lo ha preso, lo ha portato nella sua udinese. Nessun cambio invece del genere, di Pavelita. Non ha fatto l'allenatore tedesco dell'Udinese. Dare una scossa alla squadra che ha dato segnale all'Udinese. Ricomincia la partita con la palla lunga di giusto il Gamer, cercare di finire donne a destra che distesse alza e canta destra e che in campo centrocampo a 3 invece Piotrowski e che in campo Castro quello che scende in questo punto Quanto devo fare? di una mano prima perché sta appoggiarsi a lei riesce poi quel colpo gira Camara vuole sfidare Henderson lasciare leggere Dai. 81. passare le formazioni a partire dal 3-5-2 leggero declinare una sorta di 3-4-2-1 soprattutto in possesso perché il Messi passa un po' e Messi la si alza puro assoluto non è evitato andata a 10 in questo secondo tempo Spagnolo ancora una volta a lungo Ciao. Messias punta cazzo sì, comunque è molto più Madonna. questa palla forte per guadagnare tutto riesce a centrare a provare a dare il tiro questa palla Vabbè, gli obiettivi sono fatti. Buca. Potenza di tiro poi è quasi all'ultimo si accorge di dover spoderare la parata Questo è buca. tiro del genere Avete rotto il cazzo, eh. sul primo palo Questo sì. Sì. Mato, guarda là. Vabbè, ma non cambia niente. Comunque.
Beh, putting, bonus e cose. Ancora Malinowski, ancora teso per la porta, parte alta Vai. A caldo. Vai. Ruslano. Stesso pallone, muove questo pallone, un po' la pressione di stretto, la pressione radicale. Ma Ma non lo so, è petto, dai, è stata una mano dietro. Ma se non è il rigore quello di Ricci, non è il rigore non allarga la figura. Cioè, oddio, cioè, non c'è una telecamera decente, di quelle che hanno visto non c'è una decente. Dipende solo. La prende di braccio. Le rispettive e opposte ragioni. Per un attimo si è allontanato per parlare con Cavasele, per farsi dire dal protagonista di questo episodio la sua versione, poi è tornato a confrontarsi con Coglio per darci una mano su questo episodio con il buon Luca Marelli. Ciao, ben ritrovati. Non è facile. Madonna, che spasti. Certo, è molto lungo perché devo valutare se c'è un aumento del volume corporeo, c'è probabilmente un aumento verso il palo, non va considerato, devono considerare se ci sia un aumento effettivo del volume corporeo oppure semplicemente sia un braccio che tocca ma in una posizione tutto sommato comoda. Naturalmente non è una posizione facile, il motivo per cui sarà Scende molto, vanno a vederlo perché probabilmente ha ritenuto che il movimento del braccio ci sia stato ma non abbia comunque aumentato in maniera evidente il volume corporeo. Vai a vedere dunque al monitor, non si review, per Giuseppe Coglio. Ah, ok. Questa è la camera che gli viene proposta innanzitutto con La famiglia in dinamica. poi con l'azione di Ah sì, è lui che l'ha braccio. Sì, il rigore. Sì, questo è il rigore. Va verso di lui e poi tutti gli elementi necessari. Perché lui un po' la muove verso il braccio, però è comunque lungo il corpo, quindi per la difficoltà. Ricci fa letteralmente la stessa cosa. Però no, qua è frontale, è diverso. Ma poi va verso la porta proprio. Esatto. Sì. Cioè qua sta. Nel campo l'arbitro. No, se non lo può vedere. Arriva la decisione presa. Tolto il calcio di rigore, posizione
letteralmente la stessa cosa di questo, quindi se non devi dare quello. E occhio perché è un cartellino rosso in mano, ci vede Rossi anche perché i suoi collaboratori, vediamo che sarà Rossi, sta chiamando qualcuno. De Rossi, no, siamo nella panchina di proteste, il capitano Vasquez, il capitano Rossi per restare di là, il collaboratore di De Rossi, tutto il campo come da Vittigine. La palla avrebbe scontentato qualcuno, sicuramente. Situazione veramente complicata di ormai pieno, e tutti i suoi tifosi l'avevano assapporato, la vittoria inizialmente concessa, era peccato. Tutto non fia da lui. I Pavanelli devi spiegarci questa decisione dell'arbitro. Quello che ha ritenuto la sala VAR, che poi è stato rilevato come corretto anche da parte dell'arbitro Collu, è che nonostante ci sia stato un leggero movimento, probabilmente istintivo, verso il pallone, non ci sia stato comunque un aumento del volume corporeo. Abbiamo visto anche dalla frontale che non si vedeva il braccio nel momento in cui c'era stato il tocco. Quindi su questo episodio torneremo a fine partita. Poi Il problema è Colombo che si sposta, continua a giocare e poi riviene. Vedi che succede. C'era quindi così, Ma ti ripeto, lo so, ma anche per me, però ormai non hanno dato quello, quindi non devi dare neanche questo. Cioè, un minimo di coerenza almeno. Baldanzi tanta roba. A Genova. Spazio per passare, magari in posizione palla, mi si trova bene. Norton Capi, capisco di via di Colombo che voleva smarcarsi, non ricevere addosso. Ha arrancato bene qua Colombo. Dice bene Vasquez, per evitare di concedere la rimessa. Lui deve essere chiamato a casa, non riesco a vedere come esce la pulita. Molto lento, compassato questo palo udinese che permette sempre la ricostruzione della palla a Genoa. Sole palla impeccabile, deve sforzarsi Sole o Coli alla diretta gli attaccanti da davanti, Zagnolo prende posizione con fallo che si prende anche cartellino giallo, ha steso Vasquez. Steso Vasquez. Che ha fatto? Le spiegazioni di Zagnolo, parla per lui il capitano Cazzo. Questa posizione, quella se vediamo con le gambe, questa sembra lecita, forse il braccio del corpo. Sì, vabbè, ho capito. Il giallo è molto esagerato. Il braccio. Adesso deve fare quello che famiglia. Sì. Perché sei importato da solo, cioè. Già. Prende la corsia Norton Cappi, carrozza di prima dentro, se ne allontana, Vitigna controlla con la spalla, Christensen in vantaggio ma deve reggere la pressione di Vitigna. Il tocca al pallone, Norton Cappi non si è reso conto della mediazione del compagno, la prescinde dalle rimesse. Poi Cefo va a Norton Cappi, riesce a fare la strada deviata da Vitigna, non è perfetto, non troppo il tempo. Poi non fa quest'oggi, Vitigna. Intravisse la meravigata, così del Genoa. Bandiera per Rossi si può entrare fuori di questa gente di Santeria con tanti richiami che portavano in direzione Genova, in direzione Ferraris nel suo passato, pensando quella che era stata l'ultima panchina dell'allenatore della Roma qui, l'ultimo gol in Ferraris,
questo legame con il mondo Genova, tante strade che si trovano portarlo qui. Lancia Malinowski, allora morbido, Vasquez di testa, una sponda a cercare Colombo. Era riuscito comunque a prendere questa palla Vasquez, ma prova a mettere al secondo palo, a fare questa torre, non ci è arrivato. Non ha ancora segnato quest'anno il capitano del Genoa, Johan Vasquez, nello scorso 3 reti, però 22 tiri, addirittura di Vasquez, che di essere concluso di più del campionato, non ha trovato il primo gol. Coglie da Zaniolo, al livello con Vasquez Caramedio. Davis si ritrova un pallone giocabile nella tre quarti avversaria. Piotrowski No. sono al suo ingresso, Spagna, il passato. Già. Solé sostiene l'azione, abbiamo steso di Solé, non era male l'idea. Però la palla è questa, guardavo come fatto la volta così non si va più avanti, non si vede più bene. Per arrivare al momento di Tommaso Baldanzi, Messias, sembrava qualcosa di diverso da Rossi. Oh, c'è tirato fuori. Pazzo. Aveva tutto lo spazio per fare una giocata diversa, fare anche il centro dell'area che trova la palla infiltrante della posizione di dentro Baldanzi, fuori Messias. Proprio col piede. Smetti di attentare ai miei arti inferiori. Infatti te lo dico, coglione. La presenza con il Genoa per Baldanzi dalla panchina il 15 febbraio per la Cremonese, che smaltire un problema muscolare questa è immediato dalla prima parte di stagione due tiri da titolare 5 minuti col Torino con la grande giocata che ha fatto per Guardieri Cubane, giocato anche contro l'Inter e vi si è fermato quello risentimento alla coscia sinistra la partita da ex con la Roma in panchina settimana scorsa a Verona ma non è entrato, deve essere detto avevo promesso anche allo staff medico, devo riportarlo per il gruppo, però sarebbe stata una follia quando giocava. No, invece la mezz'ora ce l'hai come. Questa posizione offensiva. Sì. Insegnata da Daniele Rossi. Passa su Christensen, se la lunga un po'. Ecco, una volta che non muove bene palla, attira i due centrali. Inserimenti di Tiglia di prima ripagati dalla paletta tutta difesa. Fantastico anticipo di Vasquez che ora va il cross che a base di spuccia l'intervento cancellando lo Fiorentina era l'uscita del Ferrari messa dentro per colpo trova delle fatto prima profondità ma prende bene Ma sì, ah bene lo spazio. Comunque non lo si vede. Tutto ancora si vede. Immaginavo. Come lo fa? Se qualcuno ha visto questa live ha visto soltanto Greatness. Ha vissuto una vita intera. Ha visto solo Greatness questa cosa. Vero. Un livello c'è anche
Fanno le serie. No. All'aumentata troppo è stata questa è porta per i video allora qui 18 ora ci abbiamo guarda un'altra per quindi che schifo Ora spara la porta, questa è la palla che si va a c'è un driver clamoroso un driver eccoci Jürgen cioè titolare? Sì siamo ma tutti e due? No ce l'ho solo uno che è accaduto? Come? Lui il portiere della partita. Sì. Bellissimo. No, questa mattina avevo detto che sarebbe stata solo una parte, poi non è arrivata la seconda parte. Non è più arrivata, non sono tutti da aspetta. Sono foto. 2K Sports in association with the PGA Tour is thrilled to bring you the season-long race for the FedEx Cup. Strap yourself in because we're about to get started for this wonderful tournament. Let's go. I'm Luke Elvey alongside my great mate Rich Beam in the booth, and out on the course bringing you all the shots, all the colour, all the action are Henny Quack and John McCarthy. And Beamer, here we are at Innisbrook Resort, and there are few tests on the PGA Tour tougher than the Copperhead course. Anytime you name a golf course after a, I don't know, lethal snake,
you might be onto something at how difficult it might be. Yeah, again, it's in lovely Tampa, but this golf course, there's nothing friendly about it. It's so demanding, I think, off the tee, because you have tee shots that work one way, and then you also have the fairway that tilts the opposite way. It just sometimes doesn't make any sense, and it's hard to play this golf course if you're not driving it very well. But if you're chipping and putting it, then you really might like it. But it's fun, it's hard, but it's named after a dangerous snake. So I'm not going to say it's really fun. Would you? I wouldn't. This one looks to be on a pretty good line. Oh, lovely looking shot into birdie range here at the 9th. Pretty straightforward 4-footer coming up here. Who doesn't love a birdie putt? Oh, Rich, is there anything more disappointing setting up what you think is a makeable birdie putt, but unfortunately not able to convert? Sitting at 1 over for the event. The back 9 at Innisbrook's course begins with a par 4. Straight down the hill these tee shots go. That bunker down the left-hand side should see a fair bit of action. If you leave it out to the right-hand side, there's some trees that are overhanging and will block out your second shot. This green tilts pretty good from back to front. Oh, well done. And Henny, what's he looking at here? He's setting up here from about 115 yards. And he's safely on the green. He's had a tough time of it on the greens here today. Hopefully all that'll change right here. Henny, what's he facing with this putt? He's looking at 20 foot. This will be a good putt to hole. A par putt on the table. And that putt will drop. Well done. Currently at +1 for the day. Very few parts of the golf course make you feel comfortable, but chance of birdie at 11. Finally, we have a birdie hole. Just avoid that bunker down the left-hand side. Find the right-hand side of the fairway. You can go ahead and chase one up there. Even if you can't get it on the green in 2, that front bunker is not a bad leave. But beware, there are some trees over on the right-hand side that could block you out. Let's get back out and see what Rosang's been up to. Always lovely to see a long adesso mi devo sperare che faccia bene per il mio altro fantacalcio. And back to the course with the live action. This is his second shot. 4 shots behind our leader. And look at that. Focus solely on the green. This is a bold play. Sitting at 1 over. Forse leggermente. No, alla fine. Esatto. Così. Gira, sì. Wow. No. Oh, I love hands like that. Touch of a wizard. Trailing by a few shots after that hole. Now, a birdie's also in your heart, standing on the 12th tee, a short par 4, Rich. Decisions to be made? Just a long iron or a hybrid for this tee shot here, Luke. Second shot, we're coming in with some kind of short iron to a green that's protected by a deep bunker in the front. From about 130 yards here.
Three behind our leader. Just a little right of the Qui? green. Ogni tanto, ma non è che mi salta la connessione, tipo a volte nelle chat audio mi salta l'audio, però poi mi torna. A putt for a place in the top 10. Perché? No, vabbè, questo è più lento. Ah, sì. No, qua mi va stabile, devo dire, è lenta, però è stabile. Quindi... Ah, ok. E quella nuova invece? Quella nuova invece? That's a good putt to Quella make nuova that di... one. That's back-to-back birdies. Back-to-back birdies never Penso hurt, tu, Rich. bellissimo. Vabbè, vuol dire che c'è il Lucky 13 for some. This par 3 plays 200 yards. Luke, I've never seen a green in golf repel more golf balls than the 13th here at Innisbrook. It's like it's made out of Gore-Tex. Golf balls just don't stay on it. It is really one of the hardest shots at this Innisbrook golf course. Going with the 6-iron here. Don't you dare. Man, that was unlucky. Just getting into the first cut. Second shot here on the 13th. This is on a stupendous line. Wow, from a dodgy lie, Rich. How special was that? Nothing like it. Good stuff. At -2, going along nicely today. Welcome to the 14th.